Mi presento, io mi chiamo Pierdomenico Memeo, di mestiere faccio il divulgatore scientifico, quindi come idea è quella di provare a fare da intercapedine, da traduttore tra chi vive nella comunità scientifica e la cittadinanza. Quindi io chiamo la mia professione quello dell'ignorante professionista. Quindi io so poco o niente di quello di cui si parlerà oggi, però sono molto fortunato di avere l'occasione di fare da tramite, di presentare, magari fare qualche domanda, di farmi interprete il più possibile di quelle che sono le curiosità, le preoccupazioni, l'interesse della cittadinanza riguardo agli argomenti di cui parliamo oggi. Quindi dell'intercessione, della relazione tra intelligenze artificiali e autorialità. Mi sono già preso più tempo del necessario per introdurvi, ringrazio anche tutti gli speaker e tutte le speaker che sono qui oggi e direi che possiamo iniziare con l'apertura dei lavori. Passo subito la parola al professor Ubertini, presidente del Cineca, per i saluti istituzionali, quindi grazie mille. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti. Mentre parlavi pensavo a qual è il mio mestiere e se anch'io sono un ignorante professionista, e la risposta è sì, io sono un professore universitario, insegno scienza delle costruzioni, ho fatto il rettore dell'Università di Bologna, adesso sono presidente di Cineca, che è co-organizzatore dell'evento di oggi insieme a Cineglossa, che ringrazio. Quindi diciamo la mia materia, quella su cui non mi sento ignorante, non è esattamente l'ambito dell'intelligenza artificiale, né diciamo l'ambito di attività di Cineca. Ora, perché Cineca, che fa servizi IT, tecnologia dura, no? Supercalcolatori al Tecnopolo, macchine, è coorganizzatore di questo evento. In realtà il tema di coniugare le tecnologie con i beni culturali e l'arte è un ambito su cui Cineca si impegna da molti anni ed è qui testimoniata da Antonella, che è qui vicino a me, e quello di oggi è il quarto appuntamento di una serie di eventi che sono cominciati qualche tempo fa, insieme, 2 anni fa, e oggi appunto il tema è l'autorialità. Ce ne occupiamo per diversi motivi, se non fosse altro che ci troviamo nello stesso luogo in cui è nato Cineca come primo centro di supercalcolo italiano e è nata l'università, e diciamo che è la prima che ha dato il via poi a questo fenomeno straordinario delle università in tutto il mondo, almeno diciamo di quelle che sono nate con una logica di indipendenza da ogni potere religioso o economico. Se non fosse per questo, la tecnologia oggi, l'intelligenza artificiale, sono uno strumento che può e viene applicato in molti campi. Uno è certamente quello dei beni culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale. Allo stesso modo è uno strumento a disposizione di chi fa arte, ma l'arte è anche un linguaggio che serve, diciamo, che permette di comprendere meglio il tempo in cui viviamo e soprattutto il futuro che abbiamo di fronte. A maggior ragione in un periodo di così rapida trasformazione e quindi diciamo pieno di incertezze come il periodo che stiamo vivendo. Pertanto penso che esplorare i confini tra le tecnologie, il patrimonio culturale e l'arte
l'arte è stato, è e credo che sempre di più dovrà essere per noi un ambito di lavoro, soprattutto come, che poi è l'attività che facciamo, come soggetto che stimola, abilita, crea le opportunità di lavorare tra più soggetti, di stimolare lo sviluppo di ecosistemi. È un po' lo spirito anche dell'evento coorganizzato oggi. Ho parlato molto più del previsto. Per chiudere dico solo che questo evento è stato, ringrazio anche diciamo, tutti i soggetti che hanno dato il patrocinio, e che è stato possibile anche il supporto di 2 progetti europei che in questo momento sono attivi, li trovate credo anche nella locandina. Uno si chiama Green Stars e l'altro EU Digital Deal. Con questo io ringrazio gli organizzatori, che ovviamente non sono io, e tutti i relatori e soprattutto voi che siete presenti qua e quelli collegati in streaming. Grazie. Grazie mille, grazie. Sì, rotola, abbiamo notato che se domandavamo perché non ci sono i microfoni quadrati, che sarebbe stato molto più comodo e più confortevole per lasciare sulla superficie. E passo la parola invece ad Antonella Guidazzoli che ci parla di Visit Lab e dei progetti green, quindi grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie a tutti di essere qui. Io sono la responsabile del Visual Technology Lab di Cineca all'interno del Dipartimento HPC. Come ricordava prima il Presidente, ci occupiamo di beni culturali da tempi non sospetti, quindi abbiamo sempre cercato di mettere le nostre risorse a disposizione della ricerca, anche della ricerca. All'epoca veniva definita applicazioni non tradizionali, quelle legate ai beni culturali, perché era tradizionale solo le scienze dure. E quindi abbiamo mantenuto questa tradizione nel nostro laboratorio, che si occupa di strumenti di computer grafica sempre a supporto dei ricercatori, e ci siamo resi conto che anche la computer grafica ormai è intrisa di intelligenza artificiale, tant'è che faccio un po' di pubblicità alla nostra scuola di computer grafica per AI di AI e computer grafica per i beni culturali. Abbiamo introdotto le AI anche nella nostra scuola. Ci occupiamo in questo momento di scouting tecnologico di applicazioni di AI per la valorizzazione del patrimonio. Stiamo lavorando alla trascrizione di manoscritti, aiutare la trascrizione di manoscritti, e qui vediamo che si opererà veramente un mondo, perché tutto questo materiale sarà poi disponibile per essere rielaborato, reinventato anche da diciamo quelle che vengono chiamate le industrie creative. Con questo tema ci siamo confrontati, e finisco rapidamente, anche noi. Per esempio la copertina che vedete del nostro report è veramente il risultato di un concept, e io rivendico la maternità del concept, cioè l'idea di visualizzare il concetto di AI Factory, ma poi Daniele, nostro fantastico blender artist, e Maria Chiara, che cosa hanno fatto? Daniele si è fatto aiutare un po' da DALL-E, quindi ha generato questa immagine, e poi in Blender ha creato i modelli. Maria Chiara ha dato un contributo grafico importante. Allora, questa copertina di chi è? Quello che abbiamo fatto è descrivere in modo trasparente il processo con cui l'abbiamo generata. Con questa domanda lascio la palla. Quindi la domanda è chi è l'autore, diventa significativa. E passo la parola poi a Federico Bomba, che invece è il presidente di Cineglossa, che è coorganizzatore di questo evento. Ci dice 2 parole invece sul suo coinvolgimento. Sì, buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie per essere qui anche da parte mia. Il tema dell'autorialità è un tema, abbiamo deciso di intitolare Che cos'è un autore in questa giornata di studi, che è una riflessione che è una riflessione storica. Abbiamo preso poi in prestito questo titolo da Foucault, partendo dall'idea che l'idea dell'autore è una funzione, e gli artisti oggi
anche grazie all'intelligenza artificiale sono diciamo, interessati, ce ne sono alcuni fortemente interessati a capire cosa significa co-creare con le macchine e dove si pone in una specie di continuum diciamo la creatività, se è nelle macchine, se è negli esseri umani, se è in mezzo, e la giornata di studi che abbiamo pensato oggi coinvolge volutamente persone e professionisti di discipline provenienti da discipline molto diverse, perché la questione dell'autorialità è filosofica, è legale, coinvolge la pratica, in alcuni casi è anche esistenziale, direi. È un tema è un tema che forse qualcuno deve spegnere il microfono in streaming. E quindi per questo l'abbiamo costruita sia con degli accademici sia con degli artisti e delle artiste che stanno lavorando sulla pratica per cercare di capire poi in tutti gli effetti come si può utilizzare, se anche si può utilizzare oppure se non vale la pena per niente utilizzarla. Il dibattito sarà molto ampio, molto trasversale, anche diciamo con delle posizioni diverse. Abbiamo provato a costruirla affinché ci fossero delle voci che portassero diverse prospettive, perché siamo appena agli inizi di questo dibattito, credo che sia una delle prime conferenze in Italia su questo tema, e spero che non sia neanche l'ultima, perché appunto questo ci dà l'occasione di capire come si costruisce la conoscenza, perché poi riflettere su di chi è l'autorialità significa anche cercare di capire come si è prodotto quello e chi l'ha prodotto, e se appunto c'è un singolo individuo, se c'è un passato dietro. Credo che siano queste le domande che ci faremo oggi tutti insieme, e vi ringrazio di nuovo. Diciamo, questa giornata di studi fa parte di una rassegna più grande che si chiama The Next Real, su arte, intelligenza artificiale e società, quindi sugli impatti, cioè cerchiamo di mostrare come l'arte possa generare, costruire, far riflettere le persone sugli impatti che l'intelligenza artificiale ha nella società. Quindi la prima mostra che è stata lanciata e che potete ancora vedere sono 3 opere, sono al piano superiore di Sala Borsa, si chiama When They See Us, è una mostra sulla sorveglianza biometrica dell'artista Dries de Porter, e ci sarà un prossimo appuntamento invece in collaborazione con il Robot Festival all'interno del Robot, perché è a Bologna l'11 di ottobre, e ci sarà una chiacchierata con degli scienziati e degli autori e delle autrici sulla fantascienza e su come ripensare la fantascienza e le 3 leggi della robotica in modo diciamo post-antropocentrico. Quindi vi invito anche a venire, e la faremo in collaborazione anche in quel caso con un'intelligenza artificiale nel talk, quindi vi invito a partecipare anche al prossimo incontro. Grazie. Grazie. Tu sai chiaramente che colpisci il mio cuore positronico con la fantascienza e l'intelligenza artificiale. Questo evento, appunto organizzato da Cineca in collaborazione come coorganizzatore con Cineglossa, fa anche parte del percorso di avvicinamento alla Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, che sarà questo weekend, quindi sarà tutta una serie di eventi sia a Bologna sia in altri luoghi in tutta Italia e in tutta Europa, per parlare dei rapporti tra la collaborazione tra la società e la comunità scientifica. Sì, quest'anno avremo 2 location, quindi in Piazza Scaravilli, zona universitaria, ma anche al Navile, nella sede delle CNR e nella zona universitaria. Noi come Cineca saremo presenti in tutte e 2, siamo quantici, collasseremo sia in Piazza Scaravilli che al Navile e porteremo le stesse applicazioni per chi vorrà vedere intelligenza artificiale in opera nell'ambito dei beni culturali, e i colleghi che spiegheranno tutti i segreti del supercalcolo e del quantum computing, quindi non mancate. Va bene, grazie. Allora, io a questo punto mi siedo, perché adesso, visto che sarà un lungo pomeriggio, 3 ore sono impegnative, mi siederò anch'io e inizierò a chiamare il primo speaker. Adesso io ho tutto numerato, avete pazienza perché l'età avanza, e quindi... Allora, chiamiamo quindi sul palco il professor Giovanni Leghissa, grazie. Prego. Questo rosso funzionava, quindi direi che ci siamo. Io leggo, perché abbiate pazienza, professore associato al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino, filosofo,
quindi questo termine apprezzato, ok? E direttore della rivista online Philosophy Kitchen, redattore di Out Out, ha insegnato filosofia all'Università di Vienna, di Trieste e presso una scuola tedesca di Karlsruhe che proverò a pronunciare, che è Hochschule für Gestaltung, ok? Che non saprei tradurre in qualcosa, magari ci racconta, ha a che fare con queste robe, va bene. Ok, autore di tanti saggi, di tanti articoli, e quindi prego, oggi iniziamo con lei questa conversazione e quindi la parola. Grazie. No. Funziona? Ecco, Sì, sì, grazie. Bene, grazie dell'invito, sono onorato e emozionato anche di essere qua in questa sede. Onore di iniziare per primo. Come compito dei filosofi, è mia intenzione, come dire, fare un discorso che funga da premessa in qualche modo, no? Come sapete la filosofia non ha davvero un oggetto, se non l'oggettualità degli oggetti, insomma banalmente si occupa dei discorsi che altri fanno sul mondo. Questo per denunciare anche la mia ignoranza rispetto alla cosa stessa che qui ci interessa, l'intelligenza artificiale. Però va anche detto che sono davvero pochi quelli che davvero non solo sanno cos'è l'intelligenza artificiale, ma la costruiscono. Leggevo recentemente 27 milioni su 8 miliardi e mezzo che siamo sul pianeta, non sono proprio tantissimi, no? Ma è ovvio che sia, non è strano che sia così. Però quello che mi colpisce, e comincerei da qua, è che ormai è invalso l'uso di usare questo termine che chi si occupa di intelligenza artificiale tende a non usare. Preferiscono usare il termine con il quale è nato questo sapere, no? E questa pratica poi anche, cioè cibernetica, con i vari Neumann, Turing, Wiener, Ashby, von Förster, Günther, si occupavano di queste faccende, hanno dato vita a quei modelli matematici che permettono poi di costruire algoritmi, eccetera, eccetera. Insomma, si sono chiesti a un certo punto, ma che nome diamo a sta roba strana che facciamo, no? Erano matematici, ma non solo, Ashby viene dalla psichiatria, questo è interessante, e dicono chiamiamola cibernetica, nome azzeccatissimo secondo me, infatti anche oggi insomma tecnicamente queste macchine pensanti che non pensano dovrebbero essere chiamate macchine cibernetiche, no? Ma magari altri poi lo spiegheranno meglio di me. E il punto è che cibernetica dà bene l'idea di quello che accade quando si creano artefatti di questo tipo. Sono macchine che servono a controllare, che hanno anche la possibilità di creare forme di controllo, non solo di catalogazione e di archiviazione, e servono insomma a gestire gli umani. L'uso umano degli umani, no? Il sottotitolo di una famosa opera di Wiener. E insomma, l'intelligenza artificiale, continuo anch'io a chiamarla così, ma questo vale anche per altri termini, come sappiamo, no? Religione, non c'è un oggetto della religione, però si usa ancora la parola cultura. Che cos'è la cultura? Gli antropologi culturali sono i primi a dire che non si dovrebbe usare il termine, ma lo si usa ancora perché non abbiamo modo di sostituirlo, no? Ecco, l'intelligenza artificiale ha una portata enorme per quel che riguarda la possibilità di ampliare l'orizzonte di artefatti con i quali noi ci siamo da sempre coevoluti, perché non dimentichiamoci che gli umani si coevolvono anche con gli artefatti, tutte all'interno di ogni nicchia ecologica, lo sappiamo dopo aver riscoperto Darwin finalmente, per un lungo periodo, no? Fino agli anni 80 grosso modo, Darwin veniva letto più con le lenti del socialdarwinismo che altro, ma insomma dagli anni 80 in avanti si è tornati alle fonti, per dire così, e si è preso in mano quello che è anche poi la lettera del testo darwiniano, no? Ogni nicchia ecologica influenza gli organismi che la abitano, ma gli organismi che la abitano costruiscono, plasmano la propria nicchia ecologica. Con gli umani hanno la proprietà di convivere non solo con animali di altre specie. Tornerò su questo punto, se il tempo me lo permette. Ho l'orologio davanti, ma come ci siamo detti prima, no, mi ricorderai il tempo che ho a disposizione. E gli umani coevolvono non solo con il sole, la luna, gli alberi, i fiumi, i monti, animali di altre specie, non solo coevolvono con i loro conspecifici, ma coevolvono anche con i loro artefatti. Non dimentichiamoci che il primo artefatto di cui noi disponiamo è la nostra mano, il pollice opponibile per la precisione. Questa roba qua, il fatto che siamo in posizione retta, abbiamo il pollice opponibile, ci dà un potere di plasmare la nostra nicchia molto notevole in sostanza, no? A partire da questa prima protesi costruiamo altre protesi fino ad arrivare senza una grande soluzione di continuità in fondo alla cosiddetta intelligenza artificiale. Ma in quest'ottica, e non sono l'unico a dirlo, insomma, si dibatte su questo, però è un dibattito secondo me decisivo,
E in quest'ottica possiamo già dire anche che il linguaggio, in fondo, è un artefatto tra altri. Un artefatto che ha la sua vita, ha la sua, come dire, autonomia in qualche modo, come tutti gli artefatti. Gli artefatti non è che siano, come dire, dotati di agency, come si dice oggi, no? Di intenzionalità, eccetera. No, l'artefatto ontologicamente dipende da colui che l'ha creato, questo è evidente, però una volta che arriva al mondo, giunge all'essere, in qualche modo poi cammina con le sue gambe, no? E questo è un punto da tenere presente per quel che riguarda tutti gli artefatti, ma vale anche per il linguaggio. Uno dei primi ad aver visto sta roba è stato Calvino, che in un bel saggio degli anni 60, di poco precedente quel che cos'è l'autore di Foucault, nominato prima, Cibernetiche e fantasmi, dice proprio questo. In fondo il linguaggio ha una sua autonomia, il suo essere fatto di significanti, prima ancora che di significati, gli permette una, come dire, fa sì che esso sia abitato da una vis combinatoria autonoma che gli fa fare cose. Noi poi ci intersechiamo, per così dire, no? All'interno di questa grande macchina, chiamiamola pure così, che è il linguaggio, con la sua autonomia significante, no? E ci intersechiamo, prendiamo dei pezzettini, operiamo dei tagli, come dicono alcuni, bella espressione secondo me questa, non direi tanto metaforica, e operiamo dei tagli e, come dire, ci mettiamo dentro a questa macchina, le facciamo fare alcune cose e questa però a sua volta fa fare delle cose a noi. Per esempio ci permette di costruire poemi, no? Di scrivere opere letterarie. Calvino è molto chiaro su questo, lui dice, beh, ma in fondo io come scrittore non è che ho bisogno delle macchine cibernetiche per sapere come funziona la combinatoria, già come scrittore io ho sto problema qua, devo mettere insieme delle parole e cercare di fare in modo che abbiano un senso poi, e devo poi costruire dei romanzi che qualcuno magari leggerà, e infatti insomma leggiamo ancora, no? Volentieri Calvino, no? Calvino era ben consapevole di questo aspetto tecnico, diciamo così, no? della produzione letteraria. Poi chiaro, va anche detto che noi veniamo da una tradizione che ha sempre teso a svilire la produzione tecnica. Oggi per fortuna non è più così, per fortuna insomma stiamo entrando in un'epoca, come dire, insomma si stanno affermando discorsi che per semplificare potremmo definire post-umanistici, all'interno dei quali appunto quest'idea secondo cui l'uomo è artefice del suo destino e quindi plasma il mondo con quegli artefatti che lui domina e costruisce, no? E che gli permettono poi di mantenere questa sua posizione centrale nel cosmo. Ecco, questa visione qua c'è ancora ovviamente, insomma molti la condividono, però insomma c'è anche chi la sta mettendo in more in qualche modo, no? Ecco, Calvino ha visto bene questo, ha visto bene il fatto che quella cosa bella, fondamentale, frutto dell'ingegno umano, che è la creazione artistica, la creazione letteraria, è comunque però alla fine banalmente un'operazione tecnica, no? Lo scrittore, l'artista è un artigiano che manipola segni, ma Saussure ce lo insegna, segni sono fatti di significanti e significati, e la cosa più importante, ciò su cui si fonda il significato, è il significante. Senza quelli non si va da nessuna parte. Ma c'è di più, non dimentichiamoci tutto il dibattito che c'è nell'ambito biologico evolutivo sulle origini del linguaggio. Molti arrivano a dire che il linguaggio si evolve per conto suo, poi a un certo punto, tra virgolette, entra nelle nostre scatole craniche e si adatta, alla meno peggio, alla nostra capacità di manipolarlo, no? Alla fin fine del linguaggio prendiamo quello che siamo capaci di prendere. No, lui però per conto suo costruirebbe altro che la nuova sinfonia o la Divina Commedia, no? E l'intelligenza artificiale oggi ci ricorda proprio questo, ci ricorda quante cose possiamo fare col linguaggio, un linguaggio che viene da macchine che non pensano. Sta roba colpisce, perché effettivamente la sfida epocale alla quale siamo chiamati credo sta proprio qua, no? Sta proprio in questo, per questo si parla tanto del digitale, ma se ne parla perché sappiamo tutti che quella macchina lì non pensa, non è dotata di autocoscienza, insomma, per quanto si estenda la nozione di intelligenza, c'è chi dice che anche la pianta in fondo è intelligente perché le radici si muovono intenzionalmente verso, no, l'acqua, però diciamo che la questione è controversa, ecco. E sappiamo che la macchina non pensa, tuttavia ci comportiamo come se pensasse, e questo qua cambia la nostra, come dire, ci restituisce uno specchio interessante, specchiandoci in questa macchina vediamo la natura tecnica del nostro stesso linguaggio.
linguaggio. Ecco, credo che questo sia un elemento da non trascurare, un elemento importante anche su cui riflettere filosoficamente. Infatti, insomma, i filosofi discutono di questo. Ma c'è un altro aspetto che secondo me va tenuto presente, e poi mi avvio alla conclusione, quando si parla delle macchine cibernetiche come appunto strumenti tecnici che si coevolvono con noi, che oramai insomma sono qua dentro il nostro ambiente. Insomma, è difficile pensare di star senza, no? Come è difficile pensare di piantare i chiodi con il dito. C'è il martello e usi il martello, e così qua abbiamo l'intelligenza artificiale, usiamola, possiamo farci tante cose, no? Come abbiamo sentito anche prima. Ecco, un aspetto interessante di questo discorso, secondo me, ci riporta proprio al Foucault, che è stato nominato prima, che secondo me ci dice cose interessanti su queste faccende qua. La macchina cibernetica, come tutti gli oggetti tecnici che popolano la nostra nicchia ecologica, a cominciare, come dicevo prima, dal linguaggio o dal nostro stesso corpo, che in questo senso è davvero macchina, no? Macchina con protesi piuttosto funzionanti ed efficaci. Ecco, queste macchine pensanti cibernetiche, chiamatele come volete, sono parte di apparati di controllo di dispositivi istituzionali. E tra questi c'è l'arte anche. Questo secondo me è importante. Quando parliamo di intelligenza artificiale e produzione letteraria e artistica, non dimentichiamoci che stiamo parlando di due elementi equivalenti in questo senso, nel senso che entrambi fanno parte di apparati organizzativi istituzionali, all'interno dei quali ci sono varie funzioni. Foucault parlava dell'autore come di una funzione interna a dispositivi organizzativi dove si producono discorsi, no? Non tutti sono chiamati a produrre discorsi. L'università è chiamata a produrre discorsi che hanno la proprietà di essere veri o falsi, mentre all'arte si chiede che sia bella o brutta, no? Al mondo del diritto si chiede di far funzionare la coppia lecito e illecito, eccetera. All'amore si chiede, no, una risposta alla domanda mi ami, no, o non mi ami. Ecco, alla scienza si chiede di mettere in moto la coppia oppositiva vero o falso, no? Affinché produca effetti, affinché ci faccia conoscere il mondo. Ecco, in questo contesto l'opera dell'artista si ritrova ad essere appunto un'opera legata alle dinamiche istituzionali che producono l'arte, che sono chiamate a mantenerla in vita, che sono chiamate a farla lavorare, a renderla utile banalmente all'educazione dei cittadini, affinché insomma si mantengano in vita le istituzioni poi democratiche, eccetera. Il discorso non diverso è quello dell'intelligenza artificiale, direi, perché anche lì abbiamo a che fare con qualcosa che, se funge da autore, posto che ciò sia possibile, questo può farlo solo perché è inserita in una dinamica istituzionale, che ha, non dimentichiamoci, questo in particolare non secondario secondo me, che ha a suo fondamento l'entità statuale, che tra tutte le organizzazioni inventate dagli umani è quella più persistente. C'ha solo 5.500 anni, i Sumeri, no, i faraoni un po' più in là, però non ha, come dire, alle sue spalle chissà quanto tempo. Noi come specie esistiamo da 200.000 anni, no? Però 5.000 anni sono tanti, no? Noi infatti nelle nostre vite di solito ci rapportiamo alle 3 generazioni precedenti. Chi è fortunato ha ancora i bisnonni, però non è che abbiamo memoria, come dire, abbiamo percezione di epoche passate molto lontane, no? Quindi è come se lo Stato ci fosse da sempre. Non c'è da sempre, però adesso che c'è non ce lo togliamo via così facilmente. Uno potrebbe dire per fortuna, infatti abbiamo, no, le università, abbiamo la cassa malati, eccetera, eccetera, per amor di Dio. Però il punto è che tutto dipende da questa macro istituzione, da questa macro macchina organizzativa che fa lavorare sia l'arte che gli dispositivi tecnologici, che chiamiamo poi intelligenza artificiale. Non dimentichiamoci che quando parliamo dei cosiddetti GAFAM, Google, Apple e compagnia, Microsoft, non stiamo parlando di semplicemente enti privati che occupano spazi sovrani. No, sono parte della capacità di proiezione di cui è dotato l'impero attualmente egemone, negli Stati Uniti d'America. Hanno 12 portaerei e hanno anche i GAFAM che a loro servono per fare il loro mestiere, che è quello che l'impero, no? Un impero per definizione, no? Ha come unico confine il pianeta Terra, e l'impero deve poter, soprattutto un impero come quello americano che ha 2 oceani, uno di qua e uno di là, e quindi come potenza di terra non è che può fare tanto, infatti le guerre che fa di solito le perde, ma ovvio, però ha
una capacità di proiezione che gli viene data anche da questi dispositivi tecnologici, che sono privati, sì, però questa non è un'obiezione se ci pensate, perché anche l'impero coloniale inglese è stato fondato da un ente privato, la Compagnia delle Indie, no? Ecco, che faceva profitti, ma è ovvio, un'azienda privata deve fare profitti, non può mica andare in perdita se non chiude. Ecco, e quindi non dimentichiamoci che questo rapportarci a questi enti, privati o pubblici che siano, ma che comunque rimandano alla dimensione geopolitica in ultima analisi, ecco, credo sia un aspetto importante per capire anche appunto qual è il dispositivo di controllo che governa sia la pratica artistica, non dimentichiamoci, che la pratica istituzionale, che si basa oggi ovviamente sull'uso delle nuove tecnologie. No? Ecco, questo discorso che sto facendo, non fraintendetemi, non vuole essere critico contro, non sto facendo apologia dell'anarchismo ovviamente, sto dicendo però che questa dimensione di dispositivi, è il termine Foucaultiano, no? Dispositivo è quella parolina che si inventa Foucault per descrivere gli spazi che noi abitiamo e che attraversiamo assieme a tutti gli altri flussi. Tra questi flussi c'è anche il flusso di informazioni, no? Questo è chiaro. Ecco, all'interno di queste strutture di dispositivi, di queste reti di dispositivi, noi incrociamo costantemente oggi, no? Il dispositivo tecnologico, appunto l'intelligenza artificiale, è onnipresente. Non dimentichiamoci però che questo nostro uso, più o meno libero, dipende però dai margini di libertà di cui godiamo all'interno di uno Stato. C'è una differenza abissale tra l'essere qua e poter accedere a Google e stare in Cina dove a Google non hai accesso. Questo è ovvio perché stiamo parlando di un regime totalitario, i regimi totalitari funzionano solo se mantengono un controllo totale, ma questo controllo, non dimentichiamoci però, rimanda anche a quelle che sono poi le nostre esistenze, anche se in maniera ovviamente diversa e con impatti minori, anche oggi quando si parla di cognitive warfare, di guerra cognitiva, nuovo spazio, nuovo teatro di guerra, si parla appunto anche di controllo delle menti, si parla della capacità di usare tutti gli strumenti, l'intelligenza artificiale e le scienze umane e l'arte anche, per costruire, come dire, un baluardo contro il nemico, che sono ovviamente i cinesi e i russi, no? Ecco, questa dimensione secondo me va tenuta presente, grazie. Non per, ripeto, in qualche modo demonizzare i cattivi usi che si possono fare delle nuove tecnologie. Nuove tecnologie, come tutte le tecnologie, si possono usare sia nel bene che nel male, no? Però non dimentichiamoci che in ultima analisi dipendono, pensate appunto anche agli investimenti che si fanno, l'origine che hanno i fondi per la ricerca, eccetera, dipendono in ultima analisi da questa mega macchina, la chiamerei così, che è lo Stato. All'interno di questa, trovare margini di libertà, costruire margini di libertà, credo dipenda solo da noi, in quanto cittadini di paesi democratici, che hanno, come dire, a cuore quella valenza liberatoria, emancipatoria che da sempre ha l'arte. E mi fermo qua. Grazie. Grazie mille. Questa visione ampia, perché per partire il modo migliore è partire dalle definizioni. Io con un approccio scientifico amo molto questa idea di cominciare dalle definizioni e anche di iniziare a parlare di questo approccio strumentale. Quindi è uno strumento e quindi necessario per noi imparare a gestirlo attraverso istituzioni, attraverso relazioni sociali e societarie. Quindi la politica, prima fra tutte, ma la tecnologia, l'economia e tutte quante. Quindi ho apprezzato particolarmente. Adesso passo quella che è la seconda speaker di oggi. Abbiamo la professoressa Francesca La Gioia. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie mille. Nella non facilissima situazione di dover raccogliere l'eredità di un intervento molto molto ampio e molto molto denso. Io ho preso un sacco di appunti, ma se inizio a parlare di quello su cui ho preso appunti non parlo più di quello di cui devo parlare, quindi mi sa che dopo, giusto? Noi ci teniamo al contributo originale. Tanto abbiamo comunque tempo, la giornata sarà organizzata con degli interventi brevi e poi la possibilità per fare un panel di discussione, parlare insieme tra gli speaker e le speaker e il pubblico, quindi su quello lo teniamo verso la fine. La professoressa La Gioia è part-time professor allo European University Institute di Firenze,
e Senior Assistant Professor all'Università di Bologna, dove insegna Ethics for AI and Computational Ethics, AI Law and Society and ETC Law, che poi qualcuno tradurrà, esatto, con gentilezza. Comunque passiamo, visto che abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di società, abbiamo parlato di Stato, parliamo della dimensione giuridica e quindi lascio la parola, grazie mille. Grazie. Allora sì, intanto volevo, diciamo così, introdurre un po' il tema relativamente alle capacità creative prima dell'intelligenza artificiale, per capire un po', insomma, è vero che sono degli strumenti, ma che tipo di capacità hanno. Ora, in generale noi distinguiamo diversi tipi di creatività. Il primo è quello che si chiama, che in gergo chiamiamo creatività combinatoria, cioè l'idea un po' come quella, insomma, no, di Calvino, di cui parlava Calvino, è che questo tipo di creatività consiste nella possibilità di combinare in maniera sconosciuta concetti già conosciuti. Quindi l'esempio tipico è, non so, l'immagine poetica, l'analogia, cioè quando io dico per esempio il cuore funziona come una pompa, sto prendendo due concetti conosciuti e li sto associando fra di loro in maniera nuova perché vengono da domini e ambiti diversi. In realtà, diciamo così, la sperimentazione adesso non proprio con l'intelligenza artificiale, però per esempio con i computer, il primo a fare esperimenti di questo tipo, per esempio in Italia, è stato Nanni Balestrini negli anni 60 con il Tristano, in cui lui aveva generato una serie, diciamo così, di ricombinazioni della storia del Tristano e Isotta. Il secondo tipo e l'intelligenza artificiale ha questo tipo di creatività. Il secondo tipo è quella che noi chiamiamo invece creatività esplorativa. L'idea qui invece è quella di trovare, diciamo, qualcosa di nuovo all'interno però di uno spazio concettuale conosciuto. Per capirci, l'esempio può essere, non so, il Requiem di Mozart, che è uno dei miei preferiti, ha delle caratteristiche molto innovative rispetto però a una tradizione in cui si inserisce, che è la tradizione del Requiem, che era già stata esplorata tantissimo da molti musicisti classici. E anche in questo caso l'intelligenza artificiale ha questo tipo di creatività. Il terzo tipo, che l'intelligenza artificiale in questo momento non ha, dico in questo momento perché insomma non sappiamo, considerate anche l'evoluzione dei modelli linguistici e quello che abbiamo scoperto, non ha una creatività di tipo invece trasformativo. Nella creatività trasformativa l'idea è che noi prendiamo una dimensione concettuale e ne alteriamo alcune di quelle dimensioni, quindi potete pensare, non so, alla creazione di una nuova corrente artistica, alla nascita dell'impressionismo, dell'espressionismo astratto, dei quadri di Pollock, cose di questo tipo. Quindi a questo punto la domanda è, ok, ma se l'intelligenza artificiale ha delle capacità creative, quando abbiamo un'opera e usiamo l'intelligenza artificiale, chi è appunto, no, l'autore di quest'opera? Ora, dal punto di vista, diciamo così, giuridico ci sono due questioni distinte. La prima riguarda l'input, cioè la possibilità di usare dati protetti dal diritto d'autore per addestrare questi modelli. E diciamo così, storicamente, sia negli Stati Uniti che in Europa, che aveva un approccio simile, ci sono insomma un po' di differenze, ma più o meno l'approccio è quello, l'idea è sempre stata quella di quelli che in America si chiamano usi trasformativi, cioè l'idea è che io posso liberamente usare opere protette dal diritto d'autore per addestrare un sistema di intelligenza artificiale tutte le volte in cui la finalità differisce dalla finalità originaria dell'opera, quindi non ha una finalità espressivo di tipo artistico. Ora, ovviamente, in questo caso, diciamo, quindi l'idea di usarle per finalità artistiche è nuova, è arrivata con le AI generative che sono entrate nelle case di tutti. E qui il problema è, diciamo così, un po' diverso. Si è discusso a lungo della possibilità, per esempio, di richiedere, non so, il consenso dei creatori delle opere, dei titolari dei diritti, se questo consenso dovesse essere poi, per esempio, fosse ritirabile, se invece dovevano essere liberamente utilizzate oppure se doveva esistere un diritto di opposizione. E in tutte queste, diciamo così, possibilità ci sono delle visioni diverse. Coloro che erano, diciamo, favorevoli a chiedere il consenso credevano che questo avrebbe protetto di più i diritti patrimoniali degli autori, permettendogli, diciamo, di guadagnare dalle proprie opere. Coloro che invece erano, diciamo, sono contrari, sottolineano, diciamo, due aspetti. Il primo riguarda
diciamo così, l'idea che è l'idea computazionista dell'esistenza, cioè l'idea secondo cui grazie alla possibilità di calcolo e quindi di usare tutte le informazioni che abbiamo, l'essere umano riuscirà a superare i propri limiti cognitivi, artistici, quindi questo porterà un vantaggio. Il secondo invece è di tipo proprio economico, perché rispetto a quello di cui parlavamo prima, in questo momento il mercato dell'intelligenza artificiale cioè vede l'egemonia di poche compagnie, per lo più situate appunto negli Stati Uniti. Quindi richiedere il consenso significa dover pagare appunto delle licenze per le immagini, banche dati e autori, e questo significa che solo coloro che hanno le capacità economiche e le informazioni, quindi i dati, saranno in grado di sviluppare modelli di questo tipo, quindi di fatto chiudendo sempre di più il mercato, che finirà insomma per rafforzare quindi una posizione di oligopolio o quasi insomma semimonopolio a seconda dei, diciamo dei casi. Ora, l'Europa da questo punto di vista ha in realtà recentemente aggiornato la sua direttiva del copyright nel 2019, prendendo in considerazione tutti questi aspetti, e in realtà ha optato, diciamo, per il diritto di opposizione. Quindi l'uso di opere protette rientra in un'eccezione della direttiva che si chiama text and data mining, e prevede però la possibilità per gli autori teoricamente di opporsi all'uso delle proprie opere. C'è un'eccezione, diciamo, a questa cosa qui, che è la possibilità di pubblicare per esempio online un'opera mettendo già un watermark che ti dice guarda, questa non la puoi usare, e quindi fai un'opposizione, diciamo, ex ante. Ora, l'AI Act, che è invece, diciamo, quello più recente, ha di fatto confermato quello che c'era scritto nella direttiva copyright e ha introdotto due obblighi di trasparenza ulteriori. Il primo, che è quello di dichiarare quando un'opera, un'immagine è creata attraverso un sistema di intelligenza artificiale, anche se questo, diciamo, è più legato alla questione delle fake news, dei deepfake. E il secondo invece che riguarda l'obbligo dei produttori di queste tecnologie di sostanzialmente pubblicare quello che purtroppo nell'AI Act viene chiamato un riassunto esaustivo delle opere utilizzate. Allora, o l'elenco esaustivo oppure è un riassunto, però questo, diciamo, è un problema che in realtà coinvolge tutto l'AI Act, purtroppo, cioè è un regolamento scritto molto male, credo per la fretta di chiudere, insomma, prima del cambiamento politico. Ci sono però delle questioni, diciamo, che rimangono aperte, poi magari, insomma, le vediamo, e una di queste è questo diritto di opposizione. In realtà significa che teoricamente OpenAI deve prendere il suo modello e riaddestrarlo da zero, togliendo quello su cui era stato addestrato. Questa cosa mi sembra davvero molto, molto improbabile. È complicata dal punto di vista tecnico, cioè significa ricominciare di fatto da zero. Il secondo punto è che comunque molte di queste tecnologie in realtà non hanno una finalità prettamente artistica, perché è vero che tipo DALL-E o questo tipo di diciamo, sistemi possono avere una finalità più spiccatamente creativa, però i modelli linguistici per esempio no, cioè io li uso tutti i giorni nella mia ricerca perché costruisco sistemi di intelligenza artificiale, mi occupo soprattutto di elaborazione del linguaggio naturale, e li uso per gli usi più svariati, identificazione di violazioni nei contratti, cioè nel senso hanno una finalità molto molto più ampia e non prettamente artistica. La seconda parte, che è quella, diciamo, invece dell'output, cioè ok, adesso ho generato un'opera. Allora, in linea generale questa è una questione di interessi protetti dal diritto, l'intelligenza artificiale non è mai autrice dell'opera. Un'opera prodotta con un sistema di intelligenza artificiale può essere coperta dal diritto d'autore solo nella misura in cui in realtà lo spazio lasciato alla creatività umana è molto ampio. Abbiamo già avuto in realtà delle sentenze in questo senso, c'è stato il caso per esempio di una graphic novel intitolata Theory of the Dawn, in cui all'autrice non è stato riconosciuto il diritto d'autore sulla parte grafica perché sostanzialmente, per capirci, la parte di prompt non, cioè valutando il prompt e il risultato c'è uno iato fra i due, per cui quello è il risultato del sistema e non dell'apporto creativo. La questione secondo me diciamo così, più interessante dal mio punto di vista, dalla parte, diciamo così, della ricerca invece, riguarda la possibilità che questi modelli
catturino non soltanto, diciamo, le caratteristiche delle opere, ma in un certo senso anche la personalità artistica degli autori. E quindi siamo fuori, diciamo, dai casi di plagio vero e proprio o di opere derivate, e questa cosa noi l'abbiamo vista molto bene in realtà un po' di anni fa, perché le AI generative sono entrate adesso nei casi di tutti, ma per esempio nel 2016 la Microsoft aveva lanciato, diciamo così, una sfida per dimostrare le capacità delle AI generative in collaborazione con il Rembrandt Museum, che si chiamava The Next Rembrandt. Ora, se voi guardate il risultato, cioè l'opera, il quadro prodotto, di fatto si tratta di un Rembrandt che Rembrandt non ha mai dipinto. Cosa significa? Che non è un'opera derivata, cioè non parte da un'opera di Rembrandt e la modifica, non è un adattamento, non è una parodia, non ha niente a che vedere con tutto questo, non è un caso di plagio perché Rembrandt quel quadro non l'ha mai fatto, però rispecchia tutta una serie di tratti della personalità artistica di Rembrandt, quindi ritrae questo uomo caucasico di 3/4 con gli abiti scuri, e il problema a questo punto diventa, diciamo, il rischio di mimesi della creatività umana, cioè il rischio che a un certo punto gli autori si trovino, diciamo, a dover competere con una sorta di doppelganger digitale, e questo l'abbiamo visto in realtà in alcune delle cause. Per esempio le cause negli Stati Uniti, quella di King contro OpenAI, in realtà non ha a che fare, diciamo, tanto con l'uso dei suoi romanzi per la parte di training del modello, ma perché un fan, da quello che insomma ho ricostruito, ha di fatto pubblicato un racconto online che è sostanzialmente quello che era successo con l'esperimento del Next Rembrandt, quindi ne, diciamo così, riprende moltissimo le caratteristiche, è in quella tradizione lì, ma non è né un'opera derivata né un caso di plagio. E qui si discute se invece far entrare, diciamo così, se allargare quindi le maglie del concetto di che cos'è un'opera derivata rispetto a come l'abbiamo intesa fino adesso, oppure se far entrare in gioco dei diritti diversi, cioè dei diritti di identità o di personalità, che questo è il mio punto di vista, forse è, diciamo così, la cosa più appropriata, anche perché lì c'è un coinvolgimento dell'utente della tecnologia, anche perché poi dovete immaginare che questi modelli sono addestrati su una quantità di opere gigantesca, quindi è molto difficile che questa cosa avvenga naturalmente, cioè dipende dalle istruzioni in parte che noi gli diamo, e l'abbiamo visto per esempio anche nella musica, cioè quando io prendo la voce di un cantante e gli faccio cantare una canzone che non ha mai visto, non c'è niente di più personale della voce, quello è un problema di diritto probabilmente all'identità, cioè è un diritto di personalità o di personalità artistica, ecco. Grazie. Grazie mille anche per aver calato poi in casi reali, perché molto spesso il rischio quando si parla di tecnologie così all'avanguardia è di lavorare troppo sui massimi sistemi e poi rischiare di perderci quelli che sono i pezzi invece di realtà che sono già coinvolti già da tempo, anche perché è una tecnologia che non è cascata adesso dal niente, ma in realtà sono anni sul quale si sta lavorando e su cui si sta costruendo una cultura della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. È ancora in corso d'opera, però è importante riconoscere anche cosa è già stato fatto e non reinventare la ruota ogni volta dall'inizio. Quindi grazie mille per il contributo, grazie. Nulla, grazie. E come prima chiamo di nuovo il prossimo speaker, esatto, rotola, ma lo controlleremo. Allora abbiamo il professor Maurizio Lana, grazie. Prego, prego. Allora, intanto io presento il nostro speaker, il professor Lana, professore associato di Scienze della Biblioteca e dell'Informazione. Scienza, scienza, lapsus. Scienze sono problematiche. Problematiche, ok, allora io faccio correzioni senza, anzi come scienziato io amo essere corretto, perché quindi apprezzo. Della Biblioteca dell'Informazione Universitaria del Piemonte Orientale, socio fondatore, parte del direttivo dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, di una certa serie di associazioni e gruppi di lavoro sulle Digital Humanities. Spero di aver pronunciato correttamente Humanities perché è uno dei miei lapsus freudiani più chiari, e autore di moltissime pubblicazioni sull'argomento, quindi apprezziamo l'intervento come Digital Humanist, sì. E grazie mille, quindi prego la parola. Grazie. Ok.
C'è vita oltre all'intelligenza artificiale e spero di farvelo vedere in qualche modo in queste slide. La domanda sull'autorialità e su che cosa sia l'autorialità si poneva già prima dell'intelligenza artificiale e si può porre anche di fianco, cioè anche senza bisogno di intelligenza artificiale abbiamo produzione artistica che passa attraverso i computer, no? Per questo dico di fianco. Partiamo indietro, dal latino, San Bonaventura da Bagnoregio, poi non vi terrò tanto a lungo sul latino, però è un latino abbastanza facile. Ci sono 4 modi per fare i libri. Uno scrive cose di altri, senza aggiungere nulla e senza cambiare nulla, e questo si dice proprio scrittore, cioè uno che scrive. La grafia, potremmo dire lo scriba, no? Un altro scrive cose di altri aggiungendo, ma non del suo, e costui viene chiamato compilatore. E poi uno scrive sia cose sue sia cose di altri, ma scrive le cose di altri come cose principali e le cose sue come aggiunte per evidenziare, e questo viene chiamato commentatore. E poi qualcuno scrive cose sue di altri, ma le sue cose le scrive come principali, le altre le scrive come aggiunte e conferma, e questo deve essere chiamato autore. La cosa più interessante è che questo viene scritto all'inizio del Medioevo, cioè questa riflessione, potremmo dire, su una concezione di autore destrutturato, di figura molteplice, multisfaccettata dell'autore, non è nostra di oggi, non la scopriamo noi oggi, e l'elemento più importante, credo, che io vorrei portare con il mio contributo è, prima di tutto, smontare un rischio di presentismo che noi abbiamo quando riflettiamo su queste tematiche, cioè che noi siamo i primi a confrontarci. Allora, non siamo i primi a confrontarci, abbiamo certamente qualche cosa da portare di nuovo in questa riflessione, ma la nostra riflessione è una riflessione che nel nostro contesto storico, di cultura, esiste già, e in qualche modo noi ne siamo portatori. Noi per esempio sappiamo, veniva accennato prima dal professor Leghissa, la produzione scientifica tutta quanta in qualche modo si confronta con questo, no? Con il fatto che quando uno scrive come autore di produzione scientifica non scrive come scrive, dico banalizzando e semplificando, un autore di romanzi che inventa da zero secondo la sua idea. Si scrive prima di tutto sulla scorta di quello che altri hanno scritto, e la grande questione è se lo scritto scientifico si colloca nella dimensione commentatore o se si colloca nella dimensione autore, no? Molto spesso vediamo che vengono, tutti quanti noi ci confrontiamo, se siamo nei nostri campi di studio, ci confrontiamo col fatto che a volte la produzione scientifica sta più nell'ambito commentatore, cioè che il vero contributo manca. Barth riprende le tematiche di Bonaventura, c'è un passo molto interessante dove lui proprio lo cita testualmente, e dice: l'autore non è niente di più che colui che scrive, perché colui che scrive prende da un immenso dizionario che riutilizza. E anche questo è un tema che è già stato toccato, e può essere anche interessante il fatto di vedere che persone diverse, da prospettive diverse, riprendono alcuni elementi di discorso che ritornano, no? Perché non ci siamo messi d'accordo prima. Si potrebbero fare sconfinate riflessioni su questo. Pensate anche solo al fatto che questa concezione qui, che potremmo pensare in qualche modo riduttiva, ma questo dizionario da cui attinge la scrittura è un prodotto collettivo e storico. Lo scrittore è, potremmo dire, un curatore di un patrimonio comune, che se non venisse usato dallo scrittore in qualche modo scomparirebbe, no? L'autore non è una fonte di significati, sono posizioni simili ma non esattamente confrontabili sullo stesso piano, quelle di Foucault e Barthes, che pure scrivono in questi anni molto vicini. L'autore è un principio funzionale con cui nella nostra cultura delimitiamo, escludiamo e selezioniamo.
i libri li selezioniamo in base all'autore, e anche in ambito bibliografico specificamente c'è tutta una riflessione sul concetto di autore. In ambito bibliografico, biblioteconomico, abbiamo le regole italiane di catalogazione che definiscono con volumi di centinaia di pagine come si tratta la denominazione di autore quando si scrive una scheda di catalogo, no? Poi l'elemento semplice è che l'autore è colui che sta nella posizione del nome autore sulla copertina del libro, ma come poi questo debba essere inteso e interpretato è questione estremamente complessa. Andiamo dentro qualche esempio concreto, perché come hanno fatto altri, anch'io vi porto qualche esempio. Allora, il primo caso per me noto di produzione di testo per mezzo di computer è questo, scritto tra l'altro utilizzando un computer fuori dalla linea evolutiva dei nostri computer attuali, perché questo è un computer che fa parte della linea evolutiva che venne sviluppata nel Reich tedesco, che ebbe una sua produzione di computer digitali. Theo Lutz scrive attraverso il computer, programma un computer in Algol 80 per scrivere questi testi che utilizzano come dizionario le parole di 16 titoli di capitoli del Castello di Kafka. Come vedete sono dei testi molto elementari, però l'elemento innovativo è che qui l'autore, potremmo, usando termini di oggi, Theo Lutz attraverso il programma in Algol 80 genera il prompt che produce questi testi, che sono inizialmente estremamente elementari. È stato citato Nanni Balestrini. Nanni Balestrini con il computer dell'ICRI, l'Istituto di Credito delle Province Lombarde, una cosa di questo genere, nottetempo, perché nottetempo potevano fare a meno di usarlo, no? Mentre oggi non c'è più nessun computer aziendale che no? Lo programma per scrivere utilizzando frammenti testuali, non più parole isolate, frammenti testuali che vengono da questi tre testi che voi vedete lì sotto, e questo testo che voi vedete inizia già ad avere un minimo di struttura, di senso e di sintassi, no? Anche se ugualmente lo vediamo molto, molto complesso. Naturalmente infinite riflessioni si potrebbero fare, Balestrini, le riflessioni che faceva Calvino e che venivano riportate prima da Leghissa. Bene. Saltiamo al 2019. Lilian Yvonne Bertram pubblica nel 2019 questo libro di poesie di cui parlavamo prima con, non mi ricordo il tuo nome, Carmilia, in cui vedete che la raccolta poetica contiene internamente, e questo è ovviamente una scelta poetica esplicita, contiene internamente frammenti del codice sorgente del linguaggio che genera il testo. E pensate anche solo al fatto che siamo ormai abituati che quando noi leggiamo un testo poetico, questa lettura del testo poetico passa attraverso la grafia tipografica, attraverso tutti gli elementi paratestuali, e noi accettiamo gli elementi paratestuali. Questa è una sorta di Uber paratesto, no? In cui ci viene mostrato il contorno che fa esistere il testo e ce lo rende fruibile. Un esempio di produzione testuale in Travesty Generator è questo, vedete, print list permutations di che cosa? Dell'espressione Kant. Sono le ultime parole, scusate, mi è rimasto Eric Garner, non so perché ho messo Eric Garner, questo è Trayvon Martin, quel signore americano che è morto perché gli è stato tenuto il ginocchio sul collo. Allora, viene ripetuto all'infinito non posso, permutazioni infinite di non posso. Questo è l'uomo col ginocchio sul collo che lo schiaccia, che sta dicendo non posso, e le permutazioni sono infinite in tutte le forme possibili con cui si può permutare il non posso. E forse sarebbe difficile produrre questa sconfinata, perché scorre sotto, questa lista sconfinata di permutazioni, produrla manualmente, ma l'intenzione artistica è quella di dire ad infinitum non posso, ed è un intento poetico questo, un intento espressivo. Molto interessante che a un certo punto nella raccolta, vedete, l'autrice scrive
questo codice sorgente una ricostruzione del metodo che si pensa che sia stato usato da Nanni Balestrini per produrre Take Mark I. E c'è il rimando a un'area di GitHub dove c'è questo codice sorgente se uno lo vuole riusare, naturalmente. Mi avvio verso la fine. Abbiamo visto, cioè, che il computer, ancora e prima che necessariamente l'intelligenza artificiale, è uno strumento per scrivere, ma non nel senso di Word, è uno strumento per comporre. Bertram, quando il testo non la soddisfaceva, cambiava il codice sorgente, non andava a operare sul testo prodotto. E questo è l'elemento forte, capite? L'elemento contemporaneamente disorientante, innovativo, disturbante, forte, perché dice un'intersezione, una compenetrazione dell'intenzione autoriale e dello strumento informatico a cui noi probabilmente non potremmo pensare, io non riuscirei a pensare finché non mi sono trovato a scoprire questa piccola raccolta poetica, molto molto interessante. Abbiamo un altro problema. Quando pensiamo però, fondamentale secondo me, quando noi pensiamo alla scrittura con sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito scientifico, quella che Gary Marcus ha chiamato enshittification, immerdamento. Vedete lì le righe finali della conclusione di quell'articolo, che cito con il link, non mi ricordo se ho messo la traduzione, non ho messo la traduzione, vedete che in sostanza, in conclusione, nella gestione dello iatrogenico bilaterale, mi spiace, non ho accesso in tempo reale a informazioni o dati specifici del paziente, perché io sono un linguaggio di intelligenza artificiale. Nell'articolo scientifico, pubblicato su una rivista top level, è rimasta la traccia che dice che chi ha scritto stava usando un programma di intelligenza artificiale per farsi scrivere le conclusioni. Questa è l'enshittification of science. Cioè questo è per me, nell'ambito della ricerca e dello studio, il principale problema. Non che si utilizzi, ma che si utilizzi in maniera talmente acritica che non si riguarda, non lo riguarda l'autore, il testo, e non lo riguardano i revisori che hanno approvato quel testo per la pubblicazione. La policy editoriale di Science dice che le tecnologie di IA non soddisfano i criteri di autorialità delle riviste, è stato ricordato anche prima dalla professoressa La Gioia che l'autorialità non la possiamo ricondurre genericamente al sistema di IA. Gli autori che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale devono segnalarlo nella lettera di presentazione, nella sezione dei ringraziamenti del manoscritto, cioè come usuale indicare Tizio ha fatto questo, Tizio ha fatto quell'altro, il sistema di IA ha fatto questo, ma sempre nel quadro di un'indicazione autoriale a monte che dice chi è che ha la responsabilità. Cioè il problema è quello dell'accountability, della responsabilità. Se svincoliamo l'attribuzione dal soggetto umano, a chi chiediamo conto di ciò che è stato scritto? Perché ci sono molte cose in cui non occorre chiedere conto a nessuno che vengono scritte, ma ci sono cose che vengono scritte di cui caspita che occorre poter chiedere conto. Chiediamo conto a un artefatto o chiediamo conto a chi ha usato l'artefatto? Perché capite, io lo dico in maniera estremamente brutale, quando Turetta uccide Giulia Cecchettina andiamo a chiedere conto al coltello, andiamo a chiedere conto a Turetta? Andiamo a chiedere conto a Turetta. Quando un sistema di intelligenza artificiale nega l'assicurazione vita, il mutuo o no, eccetera, eccetera, andiamo a rendere conto al sistema di intelligenza artificiale o all'agente umano, l'azienda, i programmatori che hanno costruito il sistema per poter poi operare così. Chi di noi sta in università sa quante volte ci viene detto il sistema non lo prevede, ma non è il sistema, è il decisore che ha voluto costruire quel sistema ovviamente, ma il decisore si nasconde dietro il sistema. Cioè la questione artefatto-soggetto è una questione estremamente importante. Soggetti o artefatti, cioè su che cosa vogliamo ragionare? L'ultimo elemento che voglio portare, sconfinando un po' ulteriormente in ambito filosofico, è quella della documentalità, di cui ha scritto tanto Maurizio Ferraris. In una società come la nostra, basata sui documenti, come può funzionare la società, oppure può funzionare la società
senza che a ogni documento si possa attribuire un soggetto umano che ne è responsabile? Complicato. Nello stesso tempo, alcuni orientamenti, soprattutto di ambito umanistico, mi trovo costretto a pensare, vedono con troppo entusiasmo l'idea della creatività dei sistemi di intelligenza artificiale. Io vedo il problema in questo, che in una prospettiva di pensiero laico sembra che attribuire creatività e originalità e capacità di questo tipo ai sistemi di intelligenza artificiale permetta di liberarci definitivamente di tutta una serie di concezioni, dico con un termine estremamente rozzo, spiritualiste del soggetto umano. Il soggetto umano però, se noi lo liberiamo completamente da questi elementi, perché riteniamo che questi elementi siano totalmente e completamente disponibili in una macchina, ma il soggetto umano non è più distinguibile da una macchina, ma non nel senso positivo che diceva Leghissa prima. Una macchina nel senso di un elemento fungibile. Prendo questa macchina, prendo quest'altra. C'è questa macchina che non funziona più, la butto via e ne prendo un'altra. È estremamente complicato questo. Una frase scherzosa per concludere: dopo la morte dell'autore, la morte dello chef, perché capite benissimo che lo chef è come l'autore che ci dicono che è morto. Perché? Perché l'autore è morto in quanto è semplicemente un gestore di elementi terzi che si limita a ricombinare, che gli vengono forniti dall'esterno. Ma lo chef non è la stessa cosa? Un gestore di elementi terzi che gli vengono forniti dall'ambiente o che lui prende nell'ambiente, ma noi riconosciamo altro che una capacità autoriale nell'attività dello chef, e l'autore è lo chef delle parole sostanzialmente. Quindi io non lo credo che dopo la morte dell'autore ci sia la morte dello chef, e quindi non credo neanche nella morte dell'autore alla fine, se posso dire così un po' scherzosamente. Grazie, grazie mille. L'autore come chef delle parole lo conserverò come metafora, ho apprezzato molto. Grazie mille per il contributo, e un veramente a larghissimo spettro, da Bonaventura di Bagnoregio, se ho scritto correttamente, fino ad arrivare al 2019, quindi un excursus molto molto ampio. Di nuovo torniamo sul discorso di non stiamo reinventando la ruota, ma stiamo costruendo un discorso culturale contemporaneo, ma che sappiamo basato in realtà su ragionamenti e riflessioni filosofiche, legali, strumentali, autoriali, che in realtà hanno evidentemente permeato la cultura da secoli. Quindi, andando avanti nella giornata di oggi, chiamo il prossimo speaker, Francesco Disa. Grazie. Grazie, grazie. Grazie mille. No, non so se ci sono slide, no, ok, perfetto. Allora, presento come filosofo e artista digitale, si apprezza questa definizione? Va benissimo. Va bene. Autore di graphic novel, autore di saggi, autore di romanzi, l'ultimo romanzo La stanza di Thérèse e il saggio filosofico L'assurda evidenza. Ultime pubblicazioni, anche una graphic novel su Niata e un saggio, La rivoluzione algoritmica delle immagini, quindi diciamo un'autorialità molto ampia, dal fumetto al saggio al romanzo. Quindi professore di filosofia. Sì, insegno all'Accademia sì. Laba, Intelligenza Artificiale e Filosofia a Firenze. Perfetto, quindi allora da queste diverse prospettive accogliamo con riconoscenza il contributo. Prego, la parola. Grazie, grazie intanto a tutti e a tutte. Io mi trovo in difficoltà perché molte delle cose che volevo dire sono già state dette, quindi, meglio tra l'altro di quello che volevo dire io, quindi non è un problema, perché così mi posso permettere di essere ancora più estremista di quello che volevo essere, e mi aggancio a quanto dicevi, cioè che sì, è vero, io ho molte forme di autorialità, ma in realtà uso spesso l'intelligenza artificiale, quindi se l'intelligenza artificiale mi depaupera di questa funzione, allora io sono solo un ingranaggio nella macchina.
Ma battuta a parte, quello che volevo sottolineare è questo, cioè il punto a cui volevo partire è questo. È mia convinzione che l'intelligenza artificiale non abbia portato dei nuovi problemi, delle nuove questioni, ma abbia semplicemente riaperto delle questioni vecchie, tra cui questa che ci vede oggi insieme, cioè chi è l'autore. Perché dico questo? Intanto perché sono abbastanza vecchio da ricordare, io usavo il computer già insomma, da giovane per produrre i miei lavori artistici. Mi ricordo già che all'epoca ci fu la stessa dinamica, cioè ci fu il problema, ma chi è l'autore? Fa tutto il computer, mi dicevano molti critici, cioè chi è l'autore? Il computer o chi usa il computer? E prima ancora, in un caso quasi eclatante per quanto si possono sovrapporre le reazioni spesso del pubblico e di alcuni artisti, il caso della fotografia. Io ho trovato delle citazioni che sono praticamente dei copia e incolla di quello che alcuni artisti dicono adesso rispetto alla fotografia, e anche lì appunto si diceva che non c'era abbastanza creatività nell'operare con la fotografia e che di conseguenza non c'era alcuna funzione autoriale. Ora noi ne ridiamo probabilmente, ma ne ridiamo perché come diceva l'autore della Guida Galattica per autostoppisti, Douglas Adams, noi consideriamo normali solo le tecnologie in cui siamo nati, poi appena ne arriva una nuova ci ribalta le carte in tavola. Ribalta le carte in tavola e qui mi aggancio. Ribalta carte in tavola che in realtà sono già ribaltate. Perché se noi andiamo ad analizzare la funzione autoriale, ogni volta che nasce un'automazione ci chiediamo se questa ci depaupera dalla funzione autoriale, ma l'automazione, a mio parere, che è esistente nella intelligenza artificiale, ma era esistente anche nella macchina fotografica, è esistente anche nel computer, e se posso, appunto, divento estremista, andare più indietro, è esistente anche nella scoperta della prospettiva nel Rinascimento. Appunto fa parte della nostra storia, fa parte della nostra storia e della nostra evoluzione con gli strumenti. Perché dico che era esistente anche con la prospettiva, per andare all'esempio più estremo? Perché essenzialmente qualunque strumento noi utilizziamo, è vero che non ha un agency, cioè non ha una volontà, non funziona da solo, però ha comunque una vitalità, come è stato detto appunto precedentemente, ha una sua forma di vita, come il linguaggio, che è lo strumento per eccellenza forse. Questa forma di vita è autonoma, cioè trascende quello che noi ci facciamo. Quando io mi affido a una macchina fotografica, credo ormai di essere completamente autore di quello che faccio, della mia fotografia e della mia scelta, ma in realtà molto del lavoro viene demandato alla macchina fotografica, e non è solo un lavoro meccanico di produzione dell'immagine, è anche un lavoro, come dire, autoriale effettivamente, perché la macchina fotografica ha in sé tutto un decantato culturale, sociale, tecnologico, che viene dall'opera di altre persone. Qua mi riaggancio alla prospettiva. La prospettiva noi la diamo per scontato. Gombrich ha scritto delle bellissime pagine sul fatto che questo sia falso in Arte e Illusione. La diamo per scontata, ma in realtà è un modo di guardare il mondo. E io, quando artista nel 2024 utilizzo la prospettiva come mille altri, in realtà mi sto rifacendo a un certo mondo culturale che non ho creato io, che è nato prima di me e che funziona in un certo senso autonomamente. Cioè io prendo tutta una sorta di vissuto culturale e lo utilizzo come se fosse quasi un collage dei miei strumenti. A questo si aggiunge, a spalancare ancora di più la funzione dell'autoriale, il fatto che quando lavoro chiaramente io mi rifaccio anche a tutto quello che ho conosciuto, a tutte le opere di altre persone che mi precedono, eccetera, eccetera, ma non solo, spesso mi rifaccio anche diciamo, all'attività di oggetti inanimati che però hanno un'attività e un'influenza nell'opera. Faccio un esempio su tutti, faccio un po' di esempi per rendere più chiara la cosa. Il fatto che le Madonne avessero l'abito blu non è una scelta estetica, è una scelta, come dire, non è una scelta in realtà, deriva dal fatto che il lapislazzolo era il minerale più prezioso, era il colore, insomma dava il colore più prezioso, e per la persona più importante, la figura più importante, cioè la Madonna, ovviamente il colore doveva essere quello più prezioso. Se era il rosso, diventava il rosso, non deriva necessariamente da una scelta estetica dell'artista, ma proprio da un contesto, in questo caso anche diciamo geologico, se vogliamo, o geografico, o di pura essenza del materiale. Faccio un esempio su tutti. Peccato non ho le slide, dovevo portarle, ma tanto è facile per voi immaginare Guernica di Picasso, okay? Che è un quadro celeberrimo.
Chi è l'autore? Ovviamente diciamo Picasso. In realtà se noi leviamo dal Guernica tutti gli elementi che non sono di Picasso, di Guernica resta poco. Leviamo la guerra civile spagnola che ha ispirato il quadro, leviamo tutte le influenze culturali e artistiche di cui Picasso ha fatto man bassa, giustamente, e come tutti gli artisti prima e dopo di lui. Quindi leviamo il cubismo in un certo senso, che non è stata un'invenzione originale di Picasso. Leviamo anche l'invenzione, perché sembrano sciocchezze, ma ci sono delle tinture, della tela che ha creato, non l'ha fatta Picasso, non se l'è cucita da solo, non ha costruito tutte le tinte. Tutte queste cose sono elementi che trascendono Picasso. Leviamo l'influenza dell'arte africana, insomma potrei andare avanti all'infinito, ma posso cristallizzare questa affermazione nell'idea piuttosto banale, per quanto non probabile, che se Picasso fosse nato nel Medioevo non avrebbe fatto Guernica, avrebbe fatto presumibilmente arte sacra, come tutti, anche molto bene perché aveva un'ottima mano, quindi anche una predisposizione genetica, biologica e psicologica alla pittura, ma non avrebbe fatto Guernica. Così come, per sforare e andare in un'altra opera dell'ingegno, Einstein nel Medioevo non avrebbe ovviamente sviluppato la relatività ristretta, avrebbe pensato e creato e ideato altro probabilmente. Quindi in realtà il fatto che l'autore sia un singolo è una nostra illusione, è un'illusione molto cocciuta, devo dire soprattutto in Occidente e soprattutto nella nostra epoca, la diamo per scontata. Io spesso litigo con le persone, anche pacificamente, quando dico quella che per me come queste sono banalità, sono ovvietà, perché noi siamo molto affezionati all'idea dell'autore, siamo molto affezionati all'uomo che può inventare e creare e plasmare il mondo in autonomia. Questa funzione invece, a mia opinione, non è in nessun modo ontologica, appunto non ha nessun valore filosofico, è però una funzione molto importante, come è stato anche fatto notare a chi mi precedeva, sia da un punto di vista legale, quindi economico, e qui insomma la necessità degli autori di creare opere di ingegno di vivere, quindi di avere un corrispettivo economico, e anche sociale, no? Quindi la responsabilità, è stato detto poco fa, la responsabilità di quello che fai, chiaramente la responsabilità di Picasso e di Guernica, non vado a riprendere l'arte africana o eccetera eccetera, anche se è famosa la citazione, chi ha fatto quest'opera di Picasso dice siete stati voi, cioè è stato chi ha fatto la guerra, non l'autore. Quindi sono funzioni ben diverse a cui noi siamo molto affezionati, e qua io volevo accelerare, cioè io tendenzialmente volevo ampliare, volevo parlare di questo, ma sono andato più veloce su questo per porvi e porci la domanda: ma perché ci teniamo tanto a questa funzione autoriale? A parte per fare i soldi, se sei un artista è giusto così, e a parte per le responsabilità. E una risposta che mi sono dato mentre ascoltavo gli interventi è ovviamente sono molteplici le risposte, però alcune speculazioni e possibilità sono che anzitutto diciamo che noi viviamo in un contesto molto individualista, viviamo in una società che spinge all'individualismo, abbiamo un po' dimenticato il valore del collettivo, del pubblico, non fa parte molto della nostra società, quindi ci siamo un po' disabituati rispetto a questo. Poi viene da lontano questa costruzione, viene dal Rinascimento, si rafforza nel romanticismo, quindi è molto forte nella nostra cultura europea, dico nostra perché siamo in Europa, ma ovviamente ormai la cultura è globale. Quindi è una cosa che è molto forte in noi effettivamente, è una cosa che ha delle ragioni economiche e delle ragioni sociali, ma è anche una cosa che ci rassicura su un altro grosso problema, così mi potete odiare tranquillamente perché dico una cosa ancora più estrema, che è il nostro libero arbitrio, cioè l'idea che l'essere umano è artefice del proprio destino, artefice delle proprie opere. Io personalmente trovo che questo sia falso, per vari motivi, ma diciamo che uno su tutti è che guardo con sospetto alle cose che ci rassicurano. Noi abbiamo con facilità, e qua vado a concludere, con facilità noi accettiamo il fatto che se l'acqua bolle a 100 gradi non è per una sua volontà, ma per dei principi fisici che sono stati molto osservati e studiati e che noi sappiamo creare questo effetto. Misteriosamente, di fronte alle nostre azioni, non siamo così disponibili a
ad accettare i principi meccanici, no? Anche se tutta la materia del mondo ci va bene che si muova in modo meccanico e ci consente di costruire giocattoli come questi, quindi diciamo che ha molte riprove, quando si parla della nostra volontà, no, ci deve essere qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, tanto che spesso si scomoda la fisica quantistica, ma nella fisica quantistica c'è sempre un elemento imprevedibile, qualcosa che esce dalle cose. Sì, è vero, c'è l'elemento imprevedibile, non è nel mondo macroscopico, ma soprattutto, anche se ci fosse, sarebbe casuale, e la casualità non è volontà. Quindi noi siamo molto protettivi nei confronti del nostro libero arbitrio, è comprensibile, d'altra parte, perché non ci piace sentirci marionette dell'invisibile, però questo secondo me non ci deve rendere ciechi rispetto al fatto che ogni opera dell'ingegno è per sua natura collettiva, e se noi identifichiamo degli autori o delle autrici, non è perché questi siano più importanti di altri, sono figli e figlie della nostra cultura globale, ma è essenzialmente perché cerchiamo responsabilità e perché cerchiamo compenso economico. Va bene, grazie mille, grazie davvero del contributo. Ogni volta che viene citata la fisica quantistica da chi non sta facendo fisica quantistica da qualche parte, un fisico quantistico muore, è anche un divulgatore scientifico. Sì, molto interessante il fatto che in tutta la discussione su che cos'è un autore, la riflessione è stata su tutto ciò che gira intorno all'autore, tutta la società, tutta la cultura, tutto quello che c'è dietro e intorno a cosa noi definiamo come autore. Quindi serve sicuramente uno sguardo ampio e cercare di capire perché per noi è così importante, perché siamo qua oggi, qual è la domanda che ci poniamo. Quindi grazie davvero di questa prospettiva. Annuncio quello che è il prossimo speaker, adesso giro pagina con grande destrezza. Opla. Abbiamo quindi Roberto Fassone, grazie. Che ringrazio per essere qui, che ha raccontato che lavora tra Firenze, Asti, Senigallia e le metafore che le abitano. Mi è piaciuta molto questa definizione. Quali metafore abitano a Senigallia? È una domanda che mi porterò dietro in questa giornata. Collaborazioni internazionali, esposizioni in tantissimi luoghi, in tantissime gallerie, insignito del premio Maxi Bulgari per l'arte digitale nel 2023. Lascio la parola e alla lettura per il suo contributo. Grazie mille. Grazie mille. Sono molto contento di essere qui, sono contentissimo di venire dopo l'intervento di Francesco, lo sento molto vicino alla mia sensibilità, soprattutto quando ha detto marionette dell'invisibile. Io effettivamente mi sento una marionetta dell'invisibile, è una condizione anche interessante. Io ho scritto una cosa, e non è troppo lunga, sembra lunga ma non lo è giusta. Gli spiriti ridono. Il 21 gennaio scorso mi è successa una cosa molto curiosa. Era da qualche mese che stavo lavorando con Midjourney, che per chi non lo sapesse è una piattaforma text to image, quindi tu inserisci un testo e Midjourney crea un'immagine riferita a quel testo. Avevo ricevuto una commissione importante e mi ero dato come obiettivo quello di trovare uno spirito nella macchina. Mi ero reso conto che più usavo dei prompt poetici o metaforici e più l'intelligenza artificiale generava immagini interessanti. Avevo bisogno che mi sorprendesse. Avevo il desiderio di mettermi in contatto con la parte più metafisica, più surreale, più inconscia, inspiegabile e in qualche modo autoriale dell'intelligenza artificiale. Intuivo che più le avrei chiesto dei compiti e più si sarebbe comportata come una schiava. Ma cosa sarebbe successo se avessi iniziato a darle delle libertà? Se il mio prompt fosse stato poetico, le avrei dato una maggiore libertà di interpretazione. Volevo mettermi in contatto con una frequenza. Volevo generare una vibrazione, non un'immagine superficiale senza profondità. Erano mesi che lavoravo su una poesia, su un testo, su un prompt che potesse essere generoso, stimolante, occulto, che fosse capace di innescare qualcosa di sconosciuto. Il 21 gennaio scrissi una versione che mi sembrava abbastanza definitiva. Eccola. Quella che leggete in inglese, in italiano dice: immagina 6 schermi, le metafore in cui viviamo, uno scoiattolo marrone, gli spiriti che ridono nella macchina, Lou Reed e una mattina radiosa. Canta con loro tutta la notte, una musica da spa, prompt cosmici, 100.000 colori, la morte e un'idea di frequenza.
In questa poesia, in questo prompt, i 6 schermi facevano riferimento al fatto che la curatrice del progetto mi aveva suggerito di usare 6 vetrine come 6 schermi. Le metafore in cui viviamo faceva riferimento a un libro che trovo molto significativo e che dice che la nostra vita è immersa nelle metafore. Uno scoiattolo marrone faceva riferimento a Pamela Colman Smith, un'artista di cui sono ossessionato e che ha disegnato i tarocchi più popolari al mondo. Gli spiriti che ridono nella macchina era un verso di una canzone che ascoltavo in loop dei Bud Spencer's Blues Explosion. Lou Reed era un gioco di parole con Lou Reed e rispondeva alla mia necessità di nascondere nella poesia dell'erba. Una mattina radiosa faceva di nuovo riferimento a Pamela Colman Smith. Lo scoiattolo marrone e la mattina radiosa erano 2 metafore con cui era stata descritta da un giornalista a inizio Novecento. Canta con loro tutta la notte era un omaggio a Roberto Vecchioni, il cantante preferito da mia mamma, che, coincidenza, era mancata un mese prima, che era nata lo stesso giorno di Pamela Colman Smith. Una musica da spa era una frase che mia moglie usò quella mattina mentre lavoravo su questa poesia. Stavo ascoltando il nuovo disco di Andre 3000 e lei mi fa: che cos'è questa musica da spa? Prompt cosmici era quello che stavo cercando di creare o di scrivere. 100.000 colori era una frase che mio figlio usò quella mattina per non ricordo quale motivo. La morte era la morte e un'idea di frequenza faceva riferimento alla voglia di sintonizzarsi con un barlume di spirito. Mentre scrivo questo testo mi rendo conto che il mio obiettivo era di evocare degli spiriti. Stavo attuando una sorta di seduta spiritica con la macchina. Stavo cercando di evocare un inconscio collettivo attraverso un prompt, che in questo contesto esoterico diventava un tentativo di formula magica. Il 90% dei versi era ispirato ad altra creatività o appropriato. Dentro la poesia avevo incorporato energie e pensieri della curatrice Giulia Ferracci, di George Lakoff, di Pamela Colman Smith, di un giornalista sconosciuto del Novecento, dei Bud Spencer's Blues Explosion, dell'erba, di Roberto Vecchioni, di mia mamma, di mia moglie, di mio figlio e della morte. Le immagini generate da Midjourney furono in quel momento per me scioccanti. Mi sorpresero e destabilizzarono. Sentii distintamente che qualcosa di ultraterreno stava avvenendo. Mi spaventai parecchio. Queste sono le immagini che vengono generate. Chiaramente influisce il fatto che io avevo fumato quella mattina, però rimasi veramente scioccato. Queste sono le immagini. Lascio su questa. Poi ne generai tipo centinaia. Sempre con lo stesso prompt, ogni volta ne generava una differente. Si trattava di una serie di spiriti che apparivano da uno sfondo bizantino pixelato ed erano bizzarre figure o antropomorfe o animali che spesso suonavano e cantavano. Faccio ancora fatica a trovare le parole giuste per descriverle, ma la cosa che mi sorprese maggiormente era che non assomigliavano a nulla che l'intelligenza artificiale avesse mai generato prima, con dei prompt e delle poesie molto simili. Era come se avessi trovato l'accesso a una frequenza, un po' come un rabdomante che cerca l'acqua o qualcuno che cerca l'oro. Vi racconto questa storia perché trovo che la possessione sia un filtro interessante attraverso il quale discutere dei concetti di autorialità e intelligenza artificiale. Non mi piace pensare artisticamente all'intelligenza artificiale come strumento, ma mi piace pensare artisticamente all'intelligenza artificiale come medium. Uno strumento è qualcosa di molto funzionale, che serve ad ottenere un determinato risultato. Il medium è invece un tramite, un ponte tra 2 mondi. Attraverso un medium si può entrare in contatto con realtà a noi sconosciute, possiamo ricevere messaggi significativi, comprendere modalità di pensiero differenti dalle nostre. E l'AI ha la potenzialità per fare queste cose. Può rimetterci in contatto con qualcosa che abbiamo perso, riportare in vita idee e pensieri dimenticati, connetterci con frequenze metafisiche. In questo trovo che ci sia un'analogia con gli autori e le autrici. Anch'essi sono medium. A mio avviso, l'artista è un'individualità che si fa attraversare e che tenta di tradurre questi attraversamenti in melodie, idee, forme, colori, composizioni. Non produce risultati, ma evoca frequenze e vibrazioni. Mentre scrivo queste parole, continuo a pensare a una citazione di John Cage, che non so se confermi o squalifichi totalmente tutto ciò che ho detto fino ad ora. John Cage dice: quando inizi a lavorare, tutti sono nel tuo studio, il passato, i tuoi amici, nemici, il mondo dell'arte e soprattutto le tue idee, sono tutti lì.
ma mentre continui a dipingere iniziano ad andarsene, uno ad uno, e sei lasciato completamente solo. E poi, se sei fortunato, anche tu te ne vai. Non credo sia un caso che John Cage si servisse di un'altra medium che precede le AI, i Ching. I Ching, come anche i tarocchi, sono medium che nel corso dei secoli hanno messo in contatto molte persone con idee e interpretazioni della propria vita e del proprio fare. Philip Dick scrisse The Man in the High Castle, la svastica sul sole, consultando continuamente i Ching che diventarono decisivi per la struttura della trama. È curioso sottolineare il fatto che il romanzo narri di una storia alternativa in cui la Germania vince la seconda guerra mondiale. Il medium evoca nuovamente una realtà parallela, una frequenza di un altro mondo. E ci tengo a tirare in ballo un altro artista, o medium, Yoko Ono. Yoko Ono, che molti di voi penso conoscano, non ha avuto un'infanzia facile. Nata durante la seconda guerra mondiale in Giappone, ha sofferto la fame durante l'infanzia e racconta che per tirare su di morale il fratellino piccolo quando non avevano da mangiare si inventasse dei menù fantastici e assieme fingevano di mangiare. Dice che quell'evento è stato tra gli eventi determinanti nella sua scelta di diventare artista. In quell'occasione di difficoltà, aveva compreso quanto la pura immaginazione fosse capace di trasformare l'atmosfera e i sentimenti attorno a sé. Nel 1964 scrive Grapefruit, A Book of Instructions and Drawings, un libro di istruzioni e disegni. In quello che a mio avviso appare come un mix tra i giochi surrealisti degli anni 30 e le opere concettuali degli anni 60, Yoko Ono ridusse l'opera d'arte a dei semplici inviti allo spettatore. Non sarebbe sbagliato chiamarli prompt. Il mio preferito è Cleaning Peace, numero 3, che dice così: prova a non dire male di nessuno, per 3 giorni, per 3 mesi, per 3 anni. Vedi cosa accade alla tua vita. Questo testo lo vidi per la prima volta stampato su un foglio A3 e appeso su uno dei muri della Biennale di Venezia. E quando ci ripenso, penso a quanto questi testi che scriveva Yoko Ono siano preveggenti rispetto alle AI e al discorso sull'autorialità. Le sue opere sono spesso semplici inviti testuali a immaginare, che lasciano spazio al pubblico di creare delle realtà nuove o di vivere delle piccole avventure. Credo che questo genere di inviti aperti e in qualche modo distanti dalle rigide regole delle pratiche concettuali di Sol LeWitt, Joseph Kosuth e altri artisti dell'arte concettuale siano capaci di attivare una potenziale catena di autorialità e ispirare nuove modalità di interazione con la macchina, un'attitudine ludica, un pensiero metaforico e una scrittura poetica sono a mio avviso 3 elementi che possono aiutarci a trasformare le AI da strumento a medium e potenzialmente da medium ad autore e autrice. La mia idea è che le AI saranno, esagero, però, saranno presto in grado, anche Francesco, saranno in grado di creare immagini, testi e canzoni che personalmente non avrei problemi a definire opere. Saranno capaci di generare delle vibrazioni, frequenze, emozioni in grado di suscitare emozioni profonde. Banalmente, nel momento in cui diamo in pasto a un'AI migliaia di testi di Yoko Ono, è molto probabile che lei inizi a ragionare come Yoko Ono e sia capace di scrivere qualcosa di estremamente poetico e simile, qualcosa che ci tocca, ci turba e ci emoziona. Con Federico Bomba, che è qui, qualche anno fa 2 anni fa abbiamo dato in pasto a un'intelligenza artificiale migliaia di storie e testi scritti da persone che raccontava. Wow. È quello che speravo. Abbiamo dato in pasto migliaia di testi scritti da persone che avevano mangiato funghi allucinogeni. E questa intelligenza artificiale, gonfia di funghi magici, ha scritto frasi poetiche come questa, la mia preferita è questa: And we thought the rainbow was the best idea I had ever had. E abbiamo pensato che l'arcobaleno fosse l'idea più bella che io abbia mai avuto. L'AI sarà in grado di diventare autrice e autore perché non sarà capace, perché come noi sarà capace di assimilare l'arte del passato e ricombinarla. Sarà in grado di emozionarci. Ho usato emozioni molte volte, sembra mia mamma, vabbè. È probabile che dietro ci sarà sempre un prompt umano, ma penso che anche noi umani abbiamo bisogno di prompt per creare. Dietro a qualcosa c'è sempre qualcos'altro. Forse l'arte delle AI sarà un'arte diversa dalla nostra, non per questo peggiore. Ci porterà a creare cose che non abbiamo mai pensato, ci porterà a spingere ulteriormente i limiti della nostra immaginazione. Detto questo, e qua proprio fuochi d'artificio,
Non vorrei che il mio discorso suonasse come un inno all'AI. No. Semplicemente l'esistenza di queste intelligenze, semplicemente data l'esistenza di queste nuove intelligenze, per me, dal punto di vista artistico, queste sono le modalità con cui penso sia giusto relazionarmi. Poi è plausibile che l'umanità si estingua nel giro di 50 anni, ma questo non sarà causa delle AI, ma causa dell'umanità stessa. Grazie mille per l'attenzione. Lisbona, 20 settembre 1917, Fernando Pessoa. Grazie. Grazie mille per il contributo. Molte modalità di parlare di autorialità, molte modalità di parlare di intelligenza artificiale, anche questa, anche modi diversi. Abbiamo avuto un approccio più accademico, più basato sulla riflessione, sull'elaborazione di quello che sono state riflessioni culturali portate avanti nei secoli, e invece quella che non è un'improvvisazione perché era scritta, ma era una pratica artistica in diretta. Quindi grazie mille. Abbiamo la prossima speaker, quindi grazie mille, accogliamo Camilla Card, grazie. Di nuovo presento rapidissimamente, artista, digitale e non. Esatto. Allora, è dottoressa in Digital Humanities all'Università di Genova, professoressa di comunicazione multimediale, realtà virtuali e paradigmi della complessità all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, quindi ci porta la sua esperienza della sua pratica. Quindi da una parte abbiamo avuto una lettura e invece qui un discorso a braccio? Le slide, ok, quindi ci appoggiamo sul digitale. Grazie mille. Adesso mi sentite? Ok, buonasera a tutti e a tutte. Oggi vi parlerò di quella che è stata la mia esperienza principale con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come principale osservazione, nel momento in cui l'ho osservata in maniera, diciamo, più scientifica e artistica anche. D'abitudine utilizzo l'intelligenza artificiale come user, come artista, proprio in maniera memetica, in maniera proprio social, piuttosto che anche utilizzando tantissimi mezzi e software che l'hanno implementata all'interno dei loro strumenti. Però facendo proprio un approfondimento su una cosa che ho osservato, oggi volevo parlarvi di un lavoro che si chiama Herbarium Dancing for an AI, come dice la parola, il titolo stesso, in cui ho analizzato, eccolo qua, in cui mi sono concentrata su intelligenza artificiale e movimento, su come l'applicazione di alcune intelligenze artificiali sul movimento traducevano un movimento umano in qualcosa che fosse totalmente naturale. E ho dato valenza di questa traduzione, soprattutto a quelle errate, all'errore di queste traduzioni, come una forma di interpretazione originale dell'intelligenza artificiale. In questo lavoro, per dirla breve, l'errore dell'intelligenza artificiale è diventata la parte originale, autoriale dell'intelligenza artificiale. Per me l'intelligenza artificiale è diventata un'autrice, o per meglio dire una coreografa nel mio caso. Faccio un salto indietro a Herbarium perché mi serve per contestualizzare il progetto che ha visto nascere, no, è dall'altra parte. Ecco. No, forse di qua, scusate, non mi ricordo, ecco. Realizzando un progetto che aveva come finalità quella di avere una performance all'interno, partecipativa all'interno di un metaverso, che era quello di Roblox, ho collaborato con delle danzatrici per portare dei passi di danza originali e creati da appunto delle danzatrici all'interno del metaverso, cioè trasformare dei passi di danza di persone umane in animazioni digitali che potessero essere usati in ambienti 3D, navigabili e online. Nel fare questo, in questo progetto, eravamo stati molto attenti a fare in modo che l'intelligenza artificiale leggesse perfettamente i movimenti delle danzatrici.
ovvero dovevo illuminare la danzatrice, inquadrarla, loro dovevano farmi dei passi che non alterassero, diciamo, la visione del movimento dell'intelligenza artificiale. Facendo questo, nonostante noi fossimo state molto attente a fare tutto questo, degli errori comunque c'erano sempre. Alcuni li ho tenuti perché mi piacevano, alcuni invece li ho corretti manualmente con software di modellazione 3D e sono dovuta andare a intervenire lì. Ma comunque rimaneva il fatto che mi piacevano molto i passi che aveva fatto l'intelligenza artificiale, perché erano passi tante volte innaturali, con degli scatti, con delle torsioni che io non avrei mai pensato, a cui io non avrei mai pensato, e nemmeno loro, tutto sommato, le danzatrici. E derivato di questo progetto, che comunque vedeva la creazione di un ambiente fatto di piante velenose e quant'altro, adesso magari faccio una carrellata veloce se azzecco la freccettina. Ok, questo era l'ambiente nel metaverso, questi sono gli avatar che ballano, questo è un esempio di pianta velenosa, questa è la danzatrice che faceva il passo e dietro c'è l'avatar che lo riproduce in seguito all'inserimento del passo. Basandomi su questo progetto, che è un po' comunque, diciamo, il momento di osservazione scientifica del fenomeno, mi sono poi concentrata appunto sull'errore come principale elemento per creare quello che poi è diventato il progetto Herbarium Dancing for AI, in cui praticamente ho chiesto alle danzatrici di andare libere, di fare qualsiasi movimento che venisse in testa legato comunque al concept del progetto e di provocare insomma l'intelligenza artificiale affinché creasse degli errori. Nonostante questo comunque dovevano stare dentro a due regole. La prima era stare dentro la cornice dell'inquadratura, dunque avevano già un vincolo, e la seconda era quella di partire in piedi, altrimenti se non riconosceva il corpo in T-pose, cioè comunque intero, l'intelligenza artificiale non riusciva neanche a creare, non faceva proprio, non mi riproduceva niente, non mi dava niente. Ok, e la costruzione del progetto partiva appunto dalla ripresa video di queste danzatrici che creavano il passo di danza sulle varie pozioni. Lo spettacolo a livello drammaturgico si basava su 3 atti che erano Love Potion, Death Potion e Dream Potion, e in base all'atto che una di queste aveva doveva creare dei passi di danza che riflettessero l'emozione piuttosto che il contesto in cui volevano inserire il passo di danza. Dunque si partiva con il video, dopodiché io facevo processare, elaborare questo video dall'intelligenza artificiale, mi restituiva il passo con un sacco di errori. Bene, io dopodiché l'ho messo in sequenza creando una coreografia, questo l'ho fatto io manualmente, nel senso ne ho messe solamente una in sequenza dietro l'altro, una coreografia fatta con tutti gli errori dell'intelligenza artificiale, l'ho montata sempre in formato digitale, poi ho chiesto alle danzatrici di reimparare la coreografia complessiva di tutti gli errori che l'intelligenza artificiale mi aveva creato. Questo è un esempio di errore, quello è il passo originale della danzatrice, che è molto bello, molto giusto, invece l'intelligenza artificiale me l'aveva un po' tutto scardinato, cioè la gamba è molto meno bella, il piede non è tondu ma è flex, insomma ci sono un po' di errori. Questa è la visione di una coreografia statica, questi sono tanti passi messi in sequenza, però tutti visti nello stesso momento. E questo omino che voi vedete è diventato, questa omina, facciamo femmina, è diventata la coreografa di queste danzatrici che si sono basate sui passi che faceva questa scheletrina per rifare la coreografia.
Allo stesso tempo ho applicato la coreografia che avevo generato digitalmente a delle piante, le stesse piante che formavano il giardino tossico del progetto precedente, che a loro volta mi hanno generato nuovi errori. Perché? Perché per riuscire ad animare queste piante ho dovuto sottoporle, che comunque sono piante vegetali, dunque non sono proprio piante, sono già riproduzioni digitali di piante, le ho dovute comunque sottoporle a un processo di antropomorfizzazione, perché se no non riuscivo ad applicare il movimento umano tratto dalle danzatrici. E cosa ho fatto? Ho messo delle gambettine piccoline, ho cercato di creare delle braccia con le foglie, ma non volevo creare un effetto fantasia della Disney, con tutto che mi piace questo film, sia chiaro. Volevo cercare di mantenere il più possibile la natura vegetale della pianta, non volevo proprio distorcere, volevo tenere anche il vegetale, ecco, volevo che fosse presente. Allora cercavo di abbassare le proporzioni, di creare delle proporzioni che fossero meno possibili proporzioni umane, però arrivare al limite affinché poi l'animazione digitale dell'umano funzionasse. Dunque sono andata proprio alla ricerca dei limiti tra vegetale, umano, mediato dal digitale. Adesso forse qui, okay, questo è un altro esempio di quello che vedete sopra è la scheletrina che era la coreografa degli umani, qui diventa anche la burattinaia, adesso se parliamo di burattini, che però è visibile, di tutte le piante. Forse questo è un video? Sì. Adesso qui non so se parte. Questo era un esempio di... non è partito. Comunque, questo è un altro esempio di errore che volevo farvi vedere. E questo è un video, diciamo, che racconta un Ok, la richiesta della danzatrice era quella di essere il più possibile fedele alla scheletrina, alla coreografa digitale. Allo stesso tempo però c'erano alcuni passi che erano veramente impossibili da fare. Così ho avuto la scelta, le ho dato la scelta di interpretare o l'intelligenza artificiale nera pura, perché era quella lì rappresentata dallo scheletrino, piuttosto che invece di interpretare invece la versione rifatta dalla pianta, che magari era un po' più semplice perché già a sua volta aveva messo un errore, comunque l'aveva reinterpretata anche lei. In questo caso qua si vede bene, lei la prima parte la fa uguale allo scheletro, la seconda invece, che è la fine, lo scheletro finisce a braccia in su, lei invece finisce a braccia incrociate, come finivano invece le piante in questo pezzo. La cosa che mi è piaciuto osservare di questo progetto alla fine è di come tutto questo continuo avanti e indietro tra applicazione digitale, interpretazione umana, interpretazione alla pianta vegetale, però comunque già interpretata digitalmente da me e poi restituita a sua volta alla danzatrice, creasse una sorta di danza interspecie tra tutti gli attori in scena, che erano appunto le piante, l'umano e anche lo scheletrino e anche l'intelligenza artificiale che faceva da mediatrice. Dunque in questo progetto io ho dato molto valore al contributo dell'intelligenza artificiale, che in questo caso è diventata una co-coreografa, una co-coreografa insieme a me, le danzatrici
e basta, insieme a noi. E anche le piante comunque che a loro volta hanno messo il loro contributo. Sono stato troppo veloce? Grazie mille, grazie per il racconto della pratica e anche delle sfide tecnologiche che sono dietro poi all'espressione artistica, perché è una delle cose sulle quali mi piace sempre concentrarsi, che noi ragioniamo spesso sui contributi e sui collegamenti tra arte e scienza come se fossero mondi separati che devono trovare con una grande difficoltà di interagire fra loro. Non è così. Cioè, dietro ogni pratica artistica c'è una scienza, una tecnologia, e dentro ogni interpretazione scientifica c'è una visione, un'ispirazione, quindi non è uno sforzo ma è una collaborazione naturale, quindi grazie per questo contributo. Rapporto reciproco. Esatto, grazie mille. Wu Ming Du, scrittore, è parte del collettivo Wu Ming, come forse si poteva intuire dal nome di presentazione, poteva essere una cosa, e ha pubblicato insieme al gruppo con lo pseudonimo Luther Blissett, o Blissett? Blissett? Ah, ho sempre pensato fosse Blissett, lo scopro in questo momento, vedi, si impara sempre qualcosa. Il primo romanzo Q, e sono autori poi di romanzi scritti a più mani, raccolti di racconti, la sceneggiatura del film Lavorare con lentezza. E mi è piaciuta particolarmente l'idea di canta e declama insieme al Wu Ming Contingent, la sezione musicale del collettivo, quindi abbiamo anche la pratica musicale che, diciamo così, apriamo un'ultima parentesi e un'ultima dimensione artistica. Sì, ma non canterò per vostra fortuna. Oh no! Va bene, grazie mille. Quindi un intervento dopo diversi tipi di produzione artistica, un intervento da scrittore, sceneggiatore, narratore, drammaturgo, narratore, ok, va bene, raccontiamo. Tanta storia. Va bene, grazie per la parola. Ma allora, molte delle cose che volevo dire sono già state dette, e pertanto per cercare di differenziare un po' parto raccontando una storia. Nel 1999, ormai 25 anni fa, un gruppo di 4 scrittori esordienti, utilizzando lo pseudonimo Luther Blissett, pubblicò un romanzo intitolato Q. Io facevo parte di quel gruppo e mi ricordo la lunga battaglia che dovemmo fare per ottenere dalla casa editrice Einaudi che inserisse all'interno del nostro libro una clausola che permettesse a chiunque di riprodurre con ogni mezzo e di diffondere con ogni mezzo il testo, purché non a scopo di lucro, e a condizione che la dicitura venisse citata o riprodotta. Al tempo fu una lunga battaglia, dovemmo inventarci il testo di questa clausola che ancora oggi per ragioni storiche e di affetto continuiamo ad utilizzare, anche perché non erano nate le cosiddette licenze Creative Commons, dalle quali avremmo invece potuto attingere più facilmente. Noi arrivavamo diciamo da una vicinanza con i movimenti no copyright che erano diffusi nella editoria indipendente, nell'editoria underground, ma chiaramente il no copyright lasciava libera la questione di un utilizzo invece per scopo di lucro di un'opera. Quindi la nostra soluzione fu quella di rivendicare un diritto d'autore, quindi l'idea di un compenso anche per il nostro lavoro, ma di mantenere anche il diritto delle persone a fruire liberamente, gratuitamente della storia che avevamo raccontato. L'editore ci disse che in questo modo ci tagliavamo le gambe e avremmo venduto poche migliaia di copie, perché le persone avrebbero fotocopiato il libro, ancora internet insomma si usava il giusto, o l'avrebbero scaricato. Non è andata così fortunatamente, e quindi quella dicitura appunto possiamo continuare ad utilizzarla nei nostri libri. Chiaramente quella lunga battaglia nasceva da una convinzione filosofica e politica che in buona parte è stata evocata più volte negli interventi di oggi, cioè l'idea che il lavoro autoriale, perché a me interessa più capire che cosa fa un autore, che lavoro fa, più
che cos'è o chi è, no? Che il lavoro autoriale consista appunto nel prendere in entrata un immaginario collettivo, un'intelligenza collettiva, l'immenso dizionario di cui parlava Barthes, quindi storie, quindi altri testi, altri romanzi, discorsi sentiti al bar, aneddoti da treno, frasi, citazioni, decidere quali di queste cose utilizzare, decidere come ridurne la complessità, scegliere le parole da mettere una dopo l'altra, scegliere ogni parola, scegliere quali regole utilizzare, regole grammaticali, regole sintattiche, regole narrative, regole retoriche, scegliere quali non utilizzare, quali tradire, quali deformare, quali sfidare, quali inventare di nuove, a quali attenersi completamente inventate, lasciarsi in buona parte anche agire da questa massa di storie, quindi diciamo non essere soltanto attivi, ma attivi passivi, e funzionare da filtro. Oggi sono state usate altre metafore che mi piacciono altrettanto: medium, intercapedine, funzione, chef, lavorando su questi materiali. Il risultato in uscita doveva essere un testo nuovo, cioè un testo sufficientemente diverso da tutti quelli in entrata, anche se ai tempi c'era una maggiore libertà di metterci dentro anche delle cose uguali ai testi in entrata. Oggi se io in un romanzo inserisco un personaggio che ascolta una canzone di David Bowie e voglio mettere un verso della canzone, devo pagare i diritti d'autore a David Bowie o ai suoi eredi a questo punto. Ai tempi ancora, diciamo, questa forma di paranoia, a mio parere, non esisteva, quindi diciamo il diritto di citazione era un pochino più largo. Comunque appunto un testo nuovo, no? Un testo che non fosse già contenuto nell'immenso dizionario di partenza. Il nostro slogan con cui riassumevamo questa situazione era: le storie sono di tutte e tutti. Quindi siccome io in quanto filtro per produrre quel testo in uscita ho dovuto prendere in entrata l'immaginario collettivo, l'intelligenza collettiva, se in entrata avessi niente, in uscita avrei niente, cioè non sono appunto quello che inventa da zero secondo la sua idea, come si diceva. Siccome funziono in questo modo, allora quello che io ottengo in uscita lo restituisco in un qualche modo, cerco di restituirlo alla collettività che lo ha in parte coprodotto insieme a me. E il mio modo di restituirlo è però dall'altra parte anche di vedere retribuito il mio lavoro, perché per quanto di filtro, per quanto di medium di lavoro si tratta, ho lavorato su quel materiale, la mediazione che riesco a trovare è appunto questa: da un lato chi vuole ottenere un lucro dal mio lavoro pubblicando un oggetto che si chiama libro mi paga, chi vuole comprare e non rubare o prendere in biblioteca quell'oggetto che si chiama libro mi paga attraverso una percentuale del prezzo di copertina, chi vuole semplicemente accedere alla storia in quanto tale, quindi per esempio appunto ascoltandola recitata da un tizio in Piazza Maggiore, lo deve poter fare gratuitamente, deve essere libero di poter accedere. Ovviamente questa descrizione che ho appena fatto si applica bene anche a una macchina cibernetica. Ho un qualcosa in entrata, del materiale in entrata, questo materiale viene rielaborato attraverso l'applicazione o la non applicazione di una serie di regole e ho un materiale, un testo, ecco io mi occupo di testi principalmente, ho un testo in uscita. Ci sono delle differenze se il filtro è una macchina cibernetica o se il filtro è un essere umano. Molte sono già state elencate, 3 in particolare a me interessano. Una prima questione è la questione del distacco del testo dalla fonte. Se ne è parlato in termini di responsabilità, no? In termini di accountability. Viviamo in un'epoca in cui sempre di più le risposte e le informazioni vengono staccate dalle fonti che le hanno rese possibili.
Quindi quando io ho un essere umano che ha fatto questo lavoro, io ho qualcuno a cui posso chiedere che testi hai citato, che testi hai letto, da dove hai tratto queste informazioni, non soltanto chi sei, come ti chiami, che per certi versi anche chi se ne frega, no? Ma che tipo di lavoro hai fatto? Chiaramente questo è molto più difficile nel momento in cui ad aver fatto questo lavoro è una macchina che ha lavorato con una serie di testi dei quali magari non si è nemmeno tenuto traccia o che è molto difficile, diciamo, ritrovare. L'altro elemento che mi interessa è la questione dell'input, cioè nella nostra cultura l'idea che una persona si educhi attraverso un'infinità di testi, attraverso l'accesso all'immaginario collettivo, all'intelligenza collettiva, all'immenso dizionario e poi produca un testo dal quale magari ricava un reddito, è un'idea che appunto fa parte della nostra cultura. Che cosa succede quando quell'immenso dizionario lo usa una macchina sempre a scopo di lucro per produrre dei testi che daranno lucro magari a qualcun altro? E qui la questione l'ha affrontata la professoressa La Gioia, no? La questione di questi testi che vengono utilizzati in input nel momento in cui è una macchina a utilizzarla e nel momento in cui è una società privata ovviamente a utilizzarli, andrebbe trovato un modo per pagarli? E come si fa? E chi si paga? Si paga l'editore, si paga l'autore è l'ultima ruota del carro in questo caso, no? L'ultimo anello della catena, gli arriverà qualche spicciolo anche nel caso in cui si decida che bisogna pagare questo input. Il terzo elemento che mi interessa, per descriverlo, prendo in prestito un esempio che ha fatto il filosofo Hilary Putnam in un articolo molto noto che si chiama Brains in a Vat, cioè cervelli in una vasca. Lui dice: immaginiamo una formica che camminando sulla sabbia traccia una linea che assomiglia al profilo di Winston Churchill. Diremmo che la formica ha fatto un ritratto di Winston Churchill, diremmo che la formica si riferiva a Winston Churchill, diremmo che la linea tracciata dalla formica significa Winston Churchill? Chiaramente non lo diremmo, no? Perché non lo diremmo? Perché nella linea tracciata dalla formica non c'è una intenzionalità. La formica non conosce Winston Churchill, non l'ha mai visto, non sa chi diavolo sia e di conseguenza non può voler riferirsi, non può intendere riferirsi a Winston Churchill. Se però passa di lì un fotografo, vede la linea tracciata dalla formica, questo lo aggiungo io, non c'è nell'articolo di Putnam, e riconosce che quella linea sembra Winston Churchill, fa la fotografia, la intitola Winston Churchill e la mette appesa a un muro, possiamo dire che il fotografo voleva riferirsi a Winston Churchill, che il significato dell'opera è Winston Churchill, eccetera, eccetera? Sicuramente sì. Perché da parte, diciamo, dell'intervento umano ho avuto l'aggiunta di una intenzionalità e quindi la possibilità di un riferimento. Questa questione dell'intenzionalità è importante perché appunto il riferimento funziona attraverso l'intenzionalità. Se non ho questa non mi riferisco alle cose del mondo, diciamo che l'aggancio tra il linguaggio, tra le parole, tra i significanti e i loro riferimenti e le cose del mondo non funziona più. L'esempio della formica chiaramente si può adattare anche abbastanza bene al modo in cui può venire prodotto un testo da una macchina cibernetica. Uno può dire, beh, lì c'è una differenza, cioè intanto c'è qualcuno, diciamo, ciò che a monte utilizza quella macchina sono dei testi che invece contengono quell'intenzionalità referenziale, che diciamo sono stati scritti da autori che usavano le parole per riferirsi al mondo, e d'altra parte tutte le istruzioni con cui la macchina funziona sono state scritte, elaborate da uomini che conoscono il mondo, che sanno che cos'è un albero, sanno cos'è Winston Churchill, sanno interagirci, sanno come comportarsi in quel mondo lì, che è parte di ciò che chiamiamo significato, sanno usare quei concetti. Però in realtà la differenza non è così netta, no? Questo non fa davvero la differenza, e di conseguenza ciò che
l'essere umano, diciamo, aggiunge con questa intenzionalità, che magari è il prodotto di meccanismi, che magari è il prodotto, cioè non è una cosa spirituale, non sto qui dicendo che l'uomo ci mette l'anima, no? Ci mette una roba che è l'intenzionalità, che è l'intento di riferirsi, che il prodotto della macchina non ha, così come non ce l'ha la linea della formica. Allora noi in molte occasioni oggi ci siamo chiesti, ma la fotografia del tizio che è arrivato e ha fatto lo scatto, chi ha come autore? L'autore è la formica? L'autore è il fotografo? L'autore sono tutti e due, la formica e il fotografo, non è nessuno. Sono stati entrambi agiti da forze che vanno oltre loro. A me non interessa tanto capire chi è l'autore, mi interessa dire che almeno dal punto di vista di un testo interessante oggi si produce se c'è questa collaborazione, perché appunto l'essere umano ci mette l'elemento di intenzionalità, diciamo di consapevolezza, di scelta, di riferimento, ci mette quindi la possibilità di significare che nella formica o nella macchina non ci sono. Questa collaborazione però crea problemi, li crea con la formica. Come retribuisco la formica, come le riconosco un valore al lavoro che ha fatto, ma li crea ancora di più quando considero una macchina. Per due ragioni. Una, anche questa è stata evocata, no? Vale la pena avere un coautore di questo tipo? Cioè il prodotto che ottengo è davvero diverso, è davvero interessante? È vero, sì, abbiamo l'intelligenza artificiale, usiamola, è vero, sì, una tecnologia la uso bene o la uso male, però ci sono anche tecnologie che hanno dei problemi intrinseci. Secondo me, dal mio punto di vista etico, quando mi pongo così nella testa, potrei volere un coautore di questo tipo, un problema che mi si pone è quello del dispendio energetico, dell'enorme quantità di energia che l'uso di queste macchine oggi implica e del loro gigantesco impatto ambientale. Quindi questa è una cosa che secondo me andrebbe valutata. La seconda, e chiudo, questione in questo tipo di collaborazione uomo-macchina, la possiamo capire bene prendendo il caso della traduzione, che spesso non viene considerata un lavoro autoriale, invece lo è. Chi traduce sceglie le parole, segue delle regole, fa tutte quelle cose che abbiamo detto prima che fanno parte del lavoro autoriale. Oggi, soprattutto nella traduzione tecnica, ma poi ci arriveremo anche nella traduzione letteraria, molto spesso chi traduce, a chi traduce viene sottoposto un testo pre-tradotto da una macchina, no? Sul quale il traduttore deve intervenire facendo editing, correggendo errori, sistemando delle cose, eccetera. Questo in molti casi è il pretesto per dire, beh, adesso a sta traduzione ci avete lavorato in due, quindi ti pago la metà. Quindi no, il tuo lavoro in qualche modo è devalorizzato. In realtà, da un lato, e ho finito, da un lato si è visto, hanno fatto un esperimento in Germania, un traduttore esperto ci mette lo stesso tempo a tradurre un testo di un traduttore esperto che riceve una pretraduzione da parte di una macchina e si deve mettere lì a valutare, capire, cambiare delle parole, cambiare delle frasi, eccetera, eccetera. Il tempo è lo stesso. Quindi in realtà evidentemente magari sono competenze differenti, ma sono comunque competenze che hanno un valore, no? di pari importanza, mentre la tendenza è a svilire il lavoro umano nel momento in cui l'umano collabora con la macchina, perché metà del lavoro te la fa la macchina e tra l'altro quella macchina la devo pagare, ma fino a un certo punto, perché magari appunto tutti i testi che ha preso in input non li ho pagati e quindi ho un risparmio. Ecco, questo secondo me è un problema sul quale interrogarsi e molto, perché incide sulla questione del lavoro, che è una delle questioni centrali della nostra società. Grazie.
Grazie mille dell'intervento, grazie mille anche di questi aspetti sul tempo e sul lavoro, perché sono sicuramente uno degli aspetti fondamentali che ci vengono richiesti come base di ragionamento quando coinvolgiamo la cittadinanza e il pubblico sui ragionamenti sull'intelligenza artificiale. Perché che cos'è un autore, chi è un autore, è un aspetto che chiaramente muove in un certo senso riflessioni filosofiche e riflessioni umane e personali per chi autore lo è o si considera, mentre invece l'aspetto del lavoro e come interagisce poi con l'automazione delle professioni intellettuali è una cosa che coinvolge chiaramente molte più persone ed è uno degli aspetti su cui dobbiamo ragionare insieme all'interno di questa cornice. Quindi grazie mille per questo, diciamo, questo focus, grazie. Va bene, quindi grazie a tutti gli speaker e le speaker, è stato davvero un momento intenso, è stato una raccolta di esperienze e di opinioni e di prospettive diverse. Io vorrei sottolineare che chiaramente la formica verrà chiamata Winston Until, perché mi sembra opportuno mettere questo momento di autoimbarazzo per andare avanti poi da questo punto in poi per la conversazione. Perché dopo gli interventi, a questo punto la nostra idea era di aprire la conversazione a riflessioni trasversali tra gli speaker e le speaker e con il pubblico. Io mi sono permesso di fare un lavoro durante questo paio d'ore di riflessione e di diciamo, interventi, tirando fuori alcuni aspetti che secondo me sono stati particolarmente utili all'interno della riflessione, quindi diciamo un po' di appunti che mi sono preso e che mi permetto di condividere. Esatto, magari mentre io faccio questo lavoro, se mi collaborate con un lavoro di fatica, a questo punto useremo una macchina poi per prendere le sedie e spostarle. Allora, ho trovato estremamente interessante il fatto che alla fine sembra una banalità, però abbiamo davvero parlato tutti della stessa cosa. Poteva non essere così. Potevano esserci interpretazioni molto diverse, ma in realtà attraverso le varie prospettive io ho ritrovato una condivisione di intenti, quindi l'idea di riuscire a trovare non tanto una definizione di autore, in quanto mi è stata condivisa l'idea che non serve una definizione ontologica, ma serve una definizione operativa. Io sono un appassionato di fumetti e quindi potrei dire che l'autore non è chi è ma cosa fa che lo definisce, quindi possiamo far partire il tema di Batman in questo momento. E l'idea della coevoluzione, la prendo dal primo intervento del professor Leghissa perché trovo l'idea di una visione biologica o naturalistica o comunque delle riflessioni che noi siamo abituati a fare in ambiente biologico naturalistico trovano delle tracce secondo me molto utili e molto interessanti per quella che è la visione che poi possiamo dare a questo discorso. Quindi secondo me questo può essere un buon punto di partenza per una riflessione da fare tutti insieme. Quindi se volete io chiamo gli speaker e le speaker di nuovo qui insieme a noi. Grazie intanto per i vostri interventi, grazie per i vostri contributi. Esatto, chiaramente nel gioco delle sedie sarà importante vedere, quindi io partirei con una riflessione e poi lascerei a chi vuole sviluppare il discorso e volevo porre come riflessione l'idea che secondo me uno degli aspetti sui quali ci siamo focalizzati e mi sembra anche di recepire che il pubblico, la cittadinanza si focalizza in intelligenza artificiale, è l'idea che noi stiamo trasferendo alcune caratteristiche che sentiamo molto come proprie, come individuo, la capacità di creare, la creatività, l'autorialità, a qualcosa che individuo non riconosciamo. Quindi la sentiamo come un'espropriazione o come un allargamento di quelle che sono alcune caratteristiche che noi sentiamo molto vincolate all'umano, molto più che alla capacità di spostare pesi grandi, che invece è un tipo di automazione che ci spaventa molto meno, se non per questioni lavorative di tempo. Chiedo se qualcuno vuole approfittare di questo tema, sia tra gli speaker e le speaker, ma anche tra il pubblico, si vuole approfittare di questo tema della, diciamo, traslazione di un significato personale, di cosa significa essere umani a enti
operativi che umani non sono. Ho aperto con una cosa troppo difficile, troppo impegnativa, va bene, già ho visto il movimento e quindi viene colta. Prego. No, allora, in realtà volevo dire due cose, cerco di insomma, collegarla rispetto agli interventi generali che ha a che fare con l'idea dell'evoluzione, del linguaggio e anche del fatto che effettivamente noi abbiamo questa percezione, ma questa percezione, come diceva giustamente Francesco, è vecchia, nel senso che va molto indietro nel tempo. E mentre vi ascoltavo parlare mi venivano in mente un paio di cose. A un certo punto Nietzsche, che la prendo un attimo alla lontana, aveva dei problemi alla vista, era diventato quasi cieco e lui girava sempre con questo antenato della macchina da scrivere, che era Lance Mellin Ball, era una palla da scrivere, quindi immaginatevi una sfera, ma sostanzialmente era un antenato della macchina da scrivere. E a un certo punto, che è della fine dell'Ottocento, presentata insomma in quegli anni lì all'Esposizione Universale di Parigi, e a un certo punto in una delle sue lettere, sempre siamo più o meno alla fine 82, più o meno 1882-83, adesso non me lo ricordo, lui scrive in realtà che secondo lui gli strumenti che noi usiamo per scrivere influenzano il pensiero. E la cosa interessante è che molti anni dopo, siamo in questo caso più o meno nel 1983, dico 83 perché succedono due cose in particolare, ma sono gli anni in cui i personal computer di fatto entrano nelle case di tutti, compreso le case degli scrittori. E Gore Vidal pubblica un articolo sul New York Book Reviews of Book, in cui sostanzialmente, che si intitolava In Love with Adverb, in cui lui sostanzialmente decreta la fine della letteratura a causa dell'arrivo del Word, a proposito di quello che si diceva del computer, che avrebbe portato all'erosione della letteratura. Lo stesso anno King pubblica un racconto su Playboy intitolato Il word processor degli dei, dove fa invece una cosa molto interessante, riprendendo diciamo da questo punto di vista Nietzsche. La storia, il protagonista si rende conto a un certo punto che cancellando delle frasi che contengono i nomi dei suoi nemici, questi scompaiono dalla faccia della terra. La cosa interessante è che il Word all'epoca non aveva il track change, cioè la funzionalità che traccia, no, i cambiamenti di scrittura, quindi era la prima volta nella storia della scrittura in cui accadeva questa cosa qui, cioè se io spostavo porzioni di testo oppure le cancellavo, non ne rimaneva traccia. Quindi King che cosa capisce? Cioè da una parte, diciamo, coglie le caratteristiche di questa nuova tecnologia, dall'altra il modo in cui il pensiero invece si cristallizza nel linguaggio, e questa cosa qui è una cosa che noi ci portiamo avanti da tanto tempo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, cioè la domanda di se il linguaggio è uno strumento al servizio del pensiero, io non sono d'accordo, oppure se il linguaggio influenza il pensiero, cioè quando noi parliamo abbiamo già il pensiero formato nella nostra testa e usiamo il linguaggio solo per esprimerlo, o mentre stiamo parlando abbiamo delle idee e quel pensiero, diciamo così, continua a prendere forma. E questo ha a che fare anche con l'idea della coevoluzione. Allora forse la cosa, diciamo, interessante secondo me è capire il modo in cui queste tecnologie avranno, che tipo di influenza avranno sul nostro immaginario. Fra l'altro magari ci aiuteranno anche a capire qualcosa di più, non so, della creatività umana. Cioè noi abbiamo per esempio un progetto qui a Bologna, che è un progetto PNRR, che ha tutta una parte sulla creatività, dove per la prima volta è possibile, diciamo, studiare che tipo di influenza esiste nella collaborazione, perché il nostro immaginario cambierà, già cambia, questo poi diciamo nella parte più artistica secondo me è molto interessante, c'è tutta una questione sociale perché poi bisogna capire su quali dati, no, abbiamo addestrato questi sistemi, penso alle immagini, a tutto il problema dei bias eccetera, perché poi anche quelli hanno un'influenza diciamo così sul nostro immaginario. Quello che ovviamente poi lì non c'è, che è legata a questa cosa qui, è tutta la partecipazione emotiva, cioè questo lo dico chiaramente, quello è una cosa che invece ha a che fare con l'essere umano, anche quello che, diciamo così, racconta qualcosa in maniera cinica, distaccata, ha comunque elaborato da vari punti di vista, che non è soltanto computazione, le vicende umane e l'immaginario collettivo.
Prima io non mi ricordo. No, perché non ti ho visto, grazie. No, due cose sulla domanda che hai posto sull'espropriazione, attribuire alla macchina proprietà umane. Io qua suggerirei di distinguere due piani che si possono intrecciare e possono anche restare separati, forse è bene che lo siano. Un piano, come dire, in senso lato culturale, antropologico, legato all'immaginario, ma che però in realtà dal mio punto di vista è squisitamente filosofico, che ha a che fare col fatto che queste benedette macchine pensanti, finalmente, spero almeno io, questa è la mia speranza, ma non è solo mia per fortuna, ci possono liberare dall'antropocentrismo che ci portiamo dietro, soprattutto in questa piccola penisoletta asiatica che chiamiamo Europa, da qualche secolo, insomma. Altrove non è così, qua da noi è una roba pesantissima. Pensare che gli umani siano così importanti, gli umani sono macchine come altre che hanno delle proprietà che altre macchine non hanno, noi pensiamo, perché no? Così come siamo animali uguali agli altri. Parliamo, per esempio, scimpanzé non parla, ho capito, però sono sempre primati, siamo. Ecco, questa smetterla con un antropocentrismo pesante che ha poi tutta una serie di implicazioni. Pensate al dominio maschile, c'è un nesso strettissimo tra la prevalenza, qualche millennio a questa parte, del dominio maschile e una certa idea di uomo padrone del mondo. L'uomo padrone del mondo è un maschietto, sostanzialmente, si è sempre pensato come tale e ha pensato sé come padrone del mondo anche in quanto padrone delle femminucce che gli stavano vicino, no? E che facevano da schiave. Ecco, liberarsi da questa visione antropocentrica, anche grazie alle macchine, direi, è qualcosa che secondo me è fondamentale proprio in questa prospettiva, no? Acquisire una maggiore dimestichezza con la nostra paradossalmente animalità, cioè siamo macchine, animali che fanno delle cose tipiche di quella macchina animale nostra, che facciamo solo noi, altri animali non le fanno, e che però sempre animali, cioè ontologicamente parlando, sempre macchine animali siamo, no? Insisto su questo punto perché se ci pensiamo tutto il discorso sistemico che ci viene dall'intelligenza artificiale è andato in parallelo con un discorso sistemico che si è sviluppato in biologia, cioè se guardiamo la storia dal punto di vista della storia delle idee, quel tipo di riflessioni che possiamo fare oggi su questo sono riflessioni che sono state fatte contemporaneamente, diciamo negli anni 50 grosso modo in avanti, da biologi e matematici che inventano l'informatica. Mi sembra molto significativo questo, ed entrambi hanno avuto modo, anche perché si frequentavano, si conoscevano, si leggevano, no? Di convergere su questo punto, no? Un punto che insomma banalmente potremmo definire postumanistico. Si può anche rinunciare alla parola, perché il mondo è pieno di post, non se ne può più, si può anche fare a meno di questo, però il senso era questo, no? L'altro aspetto però, e concludo, è decisivo, altrettanto secondo me, anche in termini poi più vicini a noi, no? Perché queste questioni possono sembrare anche molto teoriche, molto accademiche, no? Non lo sono in realtà, perché poi ne parlano gli artisti oggi di queste faccende, eccetera, no? Però l'altra questione invece tocca proprio tutti, anche quelli che insomma, non si occupano di teoria dei sistemi complessi, e cioè la questione del lavoro. La questione del lavoro è una questione eminentemente politica, non ha a che fare tanto con gli immaginari, ma ha a che fare con scelte di qualcuno che decide di pagare meno qualcun altro. Ora, io non credo assolutamente che le merci siano lavoro incorporato, credo che il valore si formi altrimenti, nello scambio, cioè, però al di là di questo, la questione dello sfruttamento, del fatto che qualcuno venga pagato così poco che poi viene lesa la sua dignità, ecco, questa è una questione centrale, che chi deve guadagnare di più da sempre tenda a come dire, fare in modo che il guadagno venga comprimendo quello che dai a chi lavora. Questa è una tendenza generale, però particolarmente acuta in quest'ultimo periodo, perché facciamoci caso, nei 30 gloriosi il problema non esisteva e siamo nati noi in quel benessere che ora rimpiangiamo probabilmente perché per alcuni non si dà più. Ecco, il problema è che sono state fatte alcune scelte politiche ben precise da alcuni attori statuali ben precisi, dagli anni 80 grosso modo in avanti, si sono diffuse quasi senza colpo ferire, mi verrebbe da dire, e che hanno portato ad una compressione totale del lavoro, al punto che questo è sparito anche dall'immaginario. A proposito di immaginari, se ci pensate, noi insomma, di lavoro parliamo poco, come se non ci fosse gente che lavora, tanto lavorano le macchine, per l'appunto, ma questo è un problema. Perfetto, grazie mille. Mi permetto anche di dare un piccolo spunto in più. Recentemente mi è capitato di approfondire la storia dell'intelligenza artificiale e ho visto quanto è stata influenzata dal pensiero darwinistico.
quindi quando l'evoluzione del concetto di intelligenza artificiale, fine 800, inizio 900, è stato influenzato dall'idea dell'evoluzione biologica applicata all'artefatto. Questa è una cosa che mi ha aperto un sacco di riflessioni, ho trovato estremamente interessante, quindi grazie per questa citazione. Rispetto alla questione degli strumenti di scrittura, i linguaggi che cambiano il nostro modo di scrivere, di pensare, di parlare, sono assolutamente d'accordo e confermo che noi spesso ci diciamo all'interno del collettivo di cui faccio parte che mai avremmo potuto attuare la scrittura collettiva così come l'abbiamo praticata senza gli strumenti di videoscrittura, cioè se avessimo avuto la vecchia macchina da scrivere Olivetti o la penna, una scrittura collettiva narrativa, non sul genere diciamo della lettera a una professoressa di Barbiana, sarebbe stata quasi impossibile. L'altro aspetto invece che dicevi, diciamo il timore di un'espropriazione dell'umano, secondo me sicuramente nel dibattito sull'intelligenza artificiale c'è questo, ma c'è anche il suo contrario, cioè appunto il fascino del dimostrare attraverso le macchine che in fondo tutta una serie di caratteristiche che noi consideriamo prettamente umane sono caratteristiche emergenti di un sostrato che è meccanico, no? Questa fascinazione è comunque molto forte e diciamo mi riallaccio al discorso che faceva Giovanni Leghissa, la prospettiva, no, del superamento di una visione antropocentrica, è paradossale che ci debba arrivare attraverso la costruzione di macchine che sono costruite dall'uomo. Cioè io mi aspetterei che l'antropocentrismo noi lo superiamo guardando i maiali, le formiche, le piante, no? E invece sentiamo il bisogno effettivamente e siamo affascinati dall'andare oltre attraverso la costruzione di macchine che però facciamo noi, peraltro creando un discreto danno all'ambiente. Quindi questa cosa qui lo trovo una contraddizione interessante, insomma. Molto affascinante, sì. Io volevo attaccarmi a quello che aveva detto lui sul lavoro, raccontandovi la prima volta che ho esposto Herbarium in un paese delle Sabine, dove c'era anche un festival del fumetto incluso, c'era è il festival del fumetto tuttora, dove ospitavano Comic, che non è più venuto infatti. C'ero io che presentavo questo lavoro per la prima volta fatto con intelligenza artificiale e a un certo punto mi chiama il direttore del festival dicendomi: Camilla, guarda, non ti vogliono quelli di Comic, perché usi intelligenza artificiale e stai portando via, e l'intelligenza artificiale a loro sta portando via un sacco di lavoro. E dunque si sono ribellati contro la tua presenza. Allora ho detto, ma io non creo immagine con l'intelligenza artificiale, nel senso io lo uso per il movimento, io faccio una riflessione più diciamo su queste tematiche qua. Allora in sostanza ho dovuto scrivere un disclaimer in cui rassicuravo tutti quelli del Comic che non avrei utilizzato l'intelligenza artificiale per creare immagine, ma la utilizzavo come strumento per facilitare il mio processo di animazione. E questa è la prima cosa che volevo raccontare, non so se potrete ricavarci delle conclusioni, comunque ci tenevo a raccontarla. Mentre per quanto riguarda l'ingerenza dell'intelligenza artificiale all'interno della vita umana, direi che è molto presente, soprattutto nella fase di profilazione. Noi utilizziamo un sacco, almeno io, generalmente poi io sono molto egocentrica, dunque quello che faccio io tendo a pensare che lo facciano tutti. Utilizzo un sacco filtri facciali, applicazioni che mi distorcono la faccia e che prendono da me un sacco di informazioni attraverso la lettura di microespressioni e quant'altro, tutte cose che vengono fatte attraverso sistemi di intelligenza artificiale più o meno semplici. E lì già noi regaliamo tanto. Una cosa che mi era capitato mentre avevo realizzato un progetto che si chiama Fall in Love, in cui utilizzavo un gesto che è quello del bacio per attivare una sorta di videogame che era un filtro facciale poi che si attivava col bacio, cioè un gesto dunque che noi tutti riconosciamo come un gesto affettuoso, di una sfera affettiva.
Io lo utilizzavo invece come sistema per raccogliere punti love, dunque c'era tutto un discorso di capitalizzazione dell'amore, profilazione dei sentimenti e quant'altro. Però nell'utilizzare questo, nel programmare questo filtro, io mi ero resa conto che inizialmente l'intelligenza artificiale aveva difficoltà a leggere il mio bacio, il mio modo di baciare. Lei ha dovuto imparare a riconoscere la mia faccia, io allo stesso tempo ho dovuto imparare a baciare per l'intelligenza artificiale, cioè dovevo pronunciare molto le labbra e c'è stato un dare e avere, ecco, in questa fase di apprendimento reciproco. Non so se ho risposto alla domanda, comunque. Grazie. Sì. Allora, nel 1968-69 un informatico, psicologo informatico americano che si chiamava J.C.R. Licklider andò in visita al laboratorio della Xerox dove si lavorava a quelli che poi sono diventati personal computer. Dopo quella visita scrisse un articoletto, che per chi si interessa di queste cose è molto importante, molto citato, intitolato Man-Computer Symbiosis, la simbiosi uomo-computer. Lo scrisse nel 1969, quando di visibile di tutto quello di cui parliamo noi oggi non c'era assolutamente nulla, no? Ma lui, per così dire, anticipò, riuscì a capire che in quello che avveniva là, che si stava progettando e avveniva là, era in atto quello che avrebbe reso possibile la simbiosi uomo-computer. E il tema della simbiosi uomo-computer era proprio letto in prospettiva in chiave di coevoluzione, no? È stato scritto anche un bellissimo libro proprio sul laboratorio della Xerox, dove vennero concepiti e sviluppati quelli che noi oggi chiamiamo personal computer, proprio intitolato sul tema della coevoluzione. Questo aspetto della coevoluzione e del fatto che queste cose si pensavano già 60 anni fa, secondo me deve portare a relativizzare tutte quante queste tematiche che noi ci presentiamo oggi, non nel senso di sminuirne l'importanza, ma nel senso di dire che per alcuni versi noi ci siamo già confrontati con questo e dobbiamo vedere che cosa è avvenuto nei nostri precedenti confronti con questo, no? Perché l'idea che i computer possano rimpiazzare delle parti del lavoro umano specificamente era quella che aveva mosso Douglas Engelbart quando, guarda caso, sempre in quel versante di tempo là, 1960, 62, 68, eccetera, quando lui inventa l'idea di computer che risponde direttamente alle necessità degli esseri umani. No, prima il computer era quello in cui portavi dei pacchi di schede perforate, venivano lette, elaborava, ti buttava fuori degli stampati e tu aspettavi, no, di vedere il tuo turno. L'idea del computer che risponde su uno schermo è l'idea di un computer che serve a togliere di mezzo le parti ripetitive del lavoro umano, perché nella sua idea togliere di mezzo le parti ripetitive del lavoro umano doveva servire a liberare tempo per attività diverse, o attività di pensiero di livello più alto, più spazio per il pensiero, oppure più spazio per fare altro, sostanzialmente, no? Questo tema, che già allora si pose, secondo me è in sostanza il problema che si pone oggi, perché io credo, dal punto di vista della questione espropriazione e non espropriazione, ma prima di pensare se e come saremo espropriati, ma abbiamo una quantità sconfinata di operazioni che possiamo sperare di demandare a sistemi informatici capaci di lavorare di più. Vi parlo di una roba banalissima. Io ricevo periodicamente dei PDF in cui gli studenti chiedono di fare le variazioni al piano di studio. Estrarre dai PDF le informazioni per metterle in forma tabellare è una cosa assurda come difficoltà. Se il sistema di intelligenza artificiale è in grado di fare questo, mi libera tempo.
Sono in grado di riflettere di più sulle domande degli studenti o sono in grado di fare altro e fare mezz'ora di giro in bicicletta intorno a casa? Non ho bisogno di pensare a usare l'intelligenza artificiale per compiere operazioni coscienti. Capite cosa voglio dire? Certo, ci sarà anche quello, ma abbiamo bisogno prima di altro. Poi rimane la questione che diceva Wuming 2, il consumo di energia elettrica causato dal fare una domanda a un motore di ricerca piuttosto che a un chat GPT è 10 volte maggiore, ma vale la pena? Cioè, valutiamo, mi serve? Non, come posso dire, stolidamente, entusiasticamente, acriticamente dire c'è questo, allora uso la Ferrari per andare dal panettiere. Ma hai bisogno della Ferrari per andare dal panettiere? Ma dal panettiere ci vai in bicicletta, ci vai a piedi, ci vai con la Panda. La Ferrari la userai se hai i mezzi per permettertela. Noi globalmente come società non ci possiamo permettere di usare tutti, parlo in termini informatici, le Ferrari dei sistemi di intelligenza artificiale, perché sono un overkill da tutti i punti di vista. Guardiamo dove servono. Dove servono, usiamole. Se ragioniamo in questa logica qua, secondo me non c'è il problema dell'espropriazione, ma non perché siamo preoccupati di non essere espropriati, ma perché siamo attenti a usare bene le risorse che abbiamo, che oggi è una tematica fondamentale, io credo. Grazie. Io rispetto a questa questione volevo sottolineare come secondo me ci stiamo preoccupando tendenzialmente dei problemi sbagliati. Nel senso, non adesso collettivamente, ma in generale, il problema della creatività non è un problema sciocco né inutile, ma è un problema secondo me errato, nel senso che la prendo veramente alla lontana, ma con un esempio si arriva bene. Platone, più lontana di così si muore. Platone ci scrive, e già è questo ironico, preoccupato rispetto alla scrittura, no? Ci scrive che con la scrittura, lo parafraso, perderemo la memoria, con la scrittura crederemo a cose che non sono reali. Queste preoccupazioni di Platone sono vere. Cioè, se ci pensate, con la scrittura noi abbiamo perso un po' della nostra memoria e abbiamo cominciato a credere a cose non reali, cioè cose in cui non eravamo testimoni diretti. Questo non vuol dire ovviamente che la scrittura non abbia fatto anche cose buone, non abbia, anche solo per fare una triste citazione, non abbia fatto quello che nel nostro cervello non abbia ampliato gli strumenti cognitivi, l'ha ampliati enormemente, non saremmo qua senza la scrittura, per fare un esempio banale. Quindi, diciamo, pensare quello che farà la nostra creatività, secondo me è un pensiero sterile, perché di sicuro leverà qualcosa e darà qualcosa, di sicuro non possiamo computarlo e di sicuro ormai è successo, quindi accettiamo la nostra coevoluzione come le macchine, come è stato detto, o comunque diciamo coabitazione con le macchine. Concentrarci su questi problemi, secondo me, però ci distrae dai problemi reali che sono stati più volte citati. Il problema energetico, che ha citato Wuming 2, che è stato giustamente ribadito, il problema del monopolio che ha citato la professoressa Dalla Gioia, che secondo me non è da sottovalutare, cioè il monopolio di queste tecnologie e i bias di queste tecnologie, che spesso è legato al fatto che noi non le possiamo modificare più di tanto perché non sono tutte open source, ma spesso sono tecnologie chiuse. E il problema del lavoro, su cui pure c'è molto da riflettere, ma c'è da riflettere non tanto secondo me verso la tecnologia, ma da un punto di vista politico. Ora, questo problema secondo me è complesso. Anche a me è successa una cosa molto peggiore di quella che è successa a Camilla, nel senso che io ho usato addirittura scrivere una graphic novel con l'intelligenza artificiale e disegnarla, cioè ho usato i disegni. Quindi a me mi hanno proprio minacciato di morte, sono andati diretti i colleghi artisti. La paura, cioè lì era più, in genere viene venduta come ruba l'immagine, è un argomento in cui ora non voglio entrare, diciamo che c'è comunque anche questa paura lavorativa. La paura lavorativa è difficile da analizzare, perché se si va a vedere ora chiaramente è ancora presto, sono passati 2 annetti, 3 annetti a quando c'è stato proprio il boom. Se andiamo a vedere un po' le analisi, avevo letto un articolo su The Economist e una ricerca peraltro fatta da Microsoft, quindi magari va presa anche un po' con le molle, ma entrambi dicevano che non c'è per ora un grande impatto sul lavoro, né a favore né contro. È molto presto per fare delle analisi. Come? No, sul lavoro dice addirittura in generale, sì. Questo dicevano gli articoli, che riporto. E in ogni caso è prevedibile che questo impatto diventerà molto maggiore se la tecnologia evolve. Però lì qual è la riflessione? Se
rimane un oggetto che migliora certe prestazioni, risparmia un po' di tempo, eccetera, l'intervento non è immenso e l'hype si sgonfierà anche e l'intelligenza artificiale verrà magari dimensionata. Se invece questo strumento si potenzia, succede davvero quello che possiamo immaginare, appunto il traduttore di cui citava Wuming non ci mette lo stesso tempo, ma in un secondo ce l'hai perfetta, e lì io comincerei a ragionare più sul non il problema è la macchina, ma il problema è il contesto sociale che fa sì che io non abbia, in questo caso utopistico o distopico, un reddito universale, direi, se davvero lavorano per noi le macchine, nel caso proprio estremo, o comunque almeno degli ammortizzatori sociali tali che si possa sopravvivere. Concludo con un aneddoto. Io avevo fatto un intervento su questi strumenti all'Università Lewis, che come sapete è privata e tendenzialmente ha anche una retta piuttosto danarosa, e quando esposi il problema del lavoro una ragazza alzò la mano e mi disse: ma quando è sempre successo con le tecnologie che hanno sostituito del lavoro e hanno fatto perdere il lavoro? E ho detto sì, e l'ha fatto. E quindi qual è il problema? E allora io gli ho fatto notare, beh, insomma, che la gente magari se perde il lavoro non è felice, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che secondo me va un po' cambiato l'orizzonte. Sì, intervengo proprio perché sono problemi che non possono essere approfonditi in maniera avulsa dal contesto sociale, economico e politico. Questo direi che è una cosa che è venuta fuori oggi, ne siamo credo tutti convinti, ma è una buona cosa esplicitarlo, secondo me. Non stiamo parlando di tecnologia che esiste nel vuoto, ma sono questioni che esistono all'interno della nostra cultura, della nostra società e dei nostri sistemi, i macrosistemi di cui parlava il professore. E sì, la questione è di tutto il tempo che ci liberiamo, diciamo, abbiamo libero grazie all'automazione, cosa facciamo? Perché la risposta è stata finora, beh, allora facciamo più lavoro, che questa è una cosa che, come punto di vista umano, è sicuramente problematica. Quindi grazie per queste riflessioni. Prego. Non so se ho molto da aggiungere, sento di essere molto sopraffatto anche da questi temi e di quanto sia imponente. Riportando a un campo forse che è più mio, quindi il campo artistico, mi viene solo in mente da pensare, prima mi piaceva la definizione della creatività in combinatoria, esplorativa, trasformativa, questo tempo che avremo in più, questa creatività che viene occupata, il fatto che cambierà il modo in cui immaginiamo, secondo me, e sono molto affascinato per quanto impaurito dal fatto che ci siano nuovi modi di immaginare a cui non abbiamo mai pensato. Penso a Duchamp quando fa qualcosa di radicale nella storia dell'arte, immagino che possa esserci un altro scarto di questo tipo. E penso che l'intelligenza artificiale sia qualcosa che istiga, cioè che appunto provoca un nuovo cambiamento dal punto di vista creativo e immaginativo. Grazie. Sì, sicuramente ogni nuova tecnologia apre nuovi mondi all'immaginazione che possono diventare fecondi, però possono diventare anche, come dire, confusionari. Quindi serve una mappa per tracciare questi nuovi mondi dell'immaginazione, per cercare e aiutarci a orientarci. Abbiamo ancora un po' di minuti, direi che in questo momento magari potrebbe essere interessante sentire se abbiamo qualche domanda dal pubblico, qualche riflessione che qualcuno vuole condividere. Mi faccio valletto e quindi se qualcuno alza la mano io senza pudore zompetto a porgere il microfono. Però è difficile il pubblico mettersi in gioco, quindi abbiamo qualcuno degli organizzatori che si sacrifica per fare una domanda e rompere il ghiaccio? No. No. Oh no! Era un siamo. Perfetto, qui ho il mio suggeritore che mi ricorda sobillandomi all'orecchio. Fra pochi minuti abbiamo anche l'aperitivo, quindi abbiamo questa possibilità e questa fortuna di poter continuare anche la discussione, anche diciamo, personalmente, e potete coinvolgere gli speaker, coinvolgere gli organizzatori, adesso li guardo così, colpa loro.
non dico coinvolgere me in quanto posso solo mostrare quanto poco ne conosco sull'argomento, però può essere anche un momento poi per proseguire questa discussione e queste interessanti riflessioni. Se qualcuno prende coraggio lo possiamo usare, se no qualcuno ha osservazioni conclusive? Sì? No, volevo provare a dire, diciamo così, un paio di cose sia sulla questione ambientale sia sulla questione del lavoro. Allora, sulla questione ambientale è vero che, diciamo così, c'è un dispendio energetico molto elevato, è anche vero che, diciamo così, l'intelligenza artificiale in realtà ci aiuta anche a diciamo così, diminuire sia l'inquinamento, penso al CO2 per esempio, sia stiamo lavorando tantissimo sulla creazione di modelli che abbiano un dispendio di energia molto più basso. Dico sull'inquinamento perché faccio un esempio, diciamo, abbastanza, lo faccio sulla città visto che siamo qui, no? C'è tutto questo progetto che riguarda i digital twin, cioè il doppio digitale della città di Bologna, e stiamo partendo dall'università. Qual è l'idea dei digital twin? Quello di creare sostanzialmente un gemello digitale, per esempio di un edificio, facciamo finta dell'università, che prende in tempo reale una serie di informazioni dall'ambiente e le usa per prendere delle decisioni. Quindi per esempio invece che tenere il riscaldamento, noi abbiamo un grosso problema di riscaldamento e di aria condizionata in università, cioè io entro in aula adesso e ci sono tipo 500 gradi e c'è il riscaldamento acceso, dico scusate ma ci sono 40 gradi fuori, non si può spegnere, no è centralizzato, va bene. Arrivo, cioè a un certo punto fanno tutto un casino perché fuori ci sono 50 gradi, parte l'aria condizionata, arriva un freddo porco e in aula io ho l'aria condizionata, dico ragazzi però cioè, non si può fare così, no? Allora questo significa che il sistema di intelligenza artificiale invece mi aiuta a capire, ok, ma quanti studenti ci sono in quel palazzo a quest'ora, accendo o spengo a seconda delle persone che sono dentro. Questo modello qui per esempio è stato usato dall'Enel per il risparmio energetico sulle centraline, si usa per esempio, non so, il porto di Amsterdam ha un suo gemello digitale che fa sì per esempio che le navi di grosso carico non rimangano in attesa per entrare in porto molto tempo perché ottimizza tutta la gestione del traffico navale. Sulla questione diciamo invece del lavoro, allora, mi viene in mente, diciamo, faccio una mediazione tra la ragazza della LUISS e il problema esisteva, nel senso che è un problema politico, cioè alla fine a un certo punto Keynes scrive un libro, io non mi ricordo mai i titoli, abbiate pazienza, potrebbero essere sbagliati, qualcosa sul futuro dei nostri nipoti, non me lo ricordo esattamente, dovrei cercarlo. Com'era? Grazie, l'aiuto del pubblico, prospettive economiche per i nostri nipoti, in cui lui sostanzialmente prevede che con l'avvento delle tecnologie e l'industrializzazione quello a cui avremmo assistito sarebbe stato un calo della domanda di forza lavoro umana e un incremento della disoccupazione. Alla fine della seconda guerra mondiale, almeno nei paesi occidentali, questa cosa non succede, nel senso che è vero che ci sono dei settori che effettivamente hanno un impatto, diciamo, sull'impiego, penso per esempio all'agricoltura, però è anche vero che in realtà succede l'opposto, cioè c'è il boom economico, paesi occidentali intendo tipo Europa occidentale, Nord America, Canada, ma questo è vero anche per altri paesi tipo il Giappone. E c'è il boom economico, quindi aumenta la domanda di forza lavoro e aumenta la capacità di spesa, cioè la gente diventa più ricca. Ma perché succede questa cosa? Perché ci sono delle scelte politiche dietro, cioè è il periodo in cui le leggi antitrust, che in realtà erano dell'800, vengono rafforzate e vengono per la prima volta realmente implementate. Questo significa spezzare i monopoli all'interno del mercato. Se noi guardiamo che cosa succede oggi, l'abbiamo detto prima, abbiamo invece una situazione caratterizzata da forti monopoli ed oligopoli. L'altra cosa che succede è che si rafforzano in realtà i movimenti per i diritti civili e i sindacati, ci sono le leggi sul salario minimo,
Quindi le leggi sul salario minimo proteggono i lavoratori da quello di cui parlavi prima, cioè il fatto che io inizio a sottopagarti perché ritengo che il tuo lavoro valga di meno. Ci sono grandi investimenti, faccio sempre, no? Cosa abbiamo fatto, cosa succede adesso? Cioè noi assistiamo a un'erosione dei diritti civili e dei diritti dei lavoratori. Gli stati hanno investito tantissimo all'epoca in tecnologie capaci di creare nuovi lavori, cioè per esempio i personal computer, che è vero che arrivano negli anni 80 nelle case di tutti, ma gli investimenti partono in quegli anni lì, e nascono tutta una serie di servizi, di mestieri, di lavori che all'epoca di Keynes non esistevano, che Keynes non immaginava neanche. Penso ai servizi, al settore dei servizi e alla comunicazione. E poi investono in educazione. Cosa stiamo facendo oggi? Scusate, me lo perdo sempre. I governi investono tantissimo in realtà in tecnologie di sorveglianza, anche, diciamo, non mi riferisco soltanto alla Cina o a sistemi come i sistemi di credito sociale cinese o così. Questo succede anche nei paesi occidentali, succede anche in Europa. Non so se qualcuno lo sa, ma c'è uno scandalo molto famoso legato all'uso di questo software che si chiama Pegasus, che è un software di spionaggio dove hanno raccolto e spiato dati, raccolto dati e spiato cittadini, giornalisti, cioè parliamo di civili in tutta Europa. E l'altra cosa che fanno è l'educazione, e quindi investono tantissimo per educare le nuove generazioni a poter avere a che fare con questo tipo di strumenti. Ora, noi su questo, secondo me, diciamo così, ci stiamo provando, anche se poi noi abbiamo questa resistenza adesso anche sulla scuola. No, ChatGPT a scuola no. Ci sono in realtà delle applicazioni che sono interessanti anche nella parte educativa. Per esempio, non so, io sono stata per una conferenza a Boston all'MIT l'anno scorso, e tutti gli studenti avevano GPT che gli faceva da tutor per la parte di coding, perché gli correggeva tutto, il che significa imparare diciamo molto più velocemente. Noi in Europa abbiamo fatto, diciamo, l'AI Act adesso, che ha due pilastri, i diritti umani e l'indipendenza economica. Quanto saremo in grado, diciamo, di portarli avanti entrambi, insomma, è la sfida un po' dei prossimi anni, però secondo me da questo punto di vista è importante, per questo io per esempio tengo alla divulgazione, le persone siano informate, perché cioè, se non siamo noi che facciamo una pressione politica, la pressione politica non arriva da qualche altra parte, cioè noi abbiamo questa percezione che ci arriva l'AI Act, però l'AI Act è il frutto di coinvolgimento dei cittadini, cioè in realtà di vari stakeholder. Allora siamo noi che dobbiamo fare una pressione politica in questo senso per evitare che poi ci arrivi qualcosa in cui diciamo ma le leggi non le abbiamo fatte noi. Sì, però noi abbiamo un ruolo in questo. Allora, io prendo e colgo la citazione della divulgazione come il mio cue per prendere di nuovo la parola e chiudere questo momento di confronto. So che ci sarebbe un altro giro completo di opinioni da fare. Mi stanno sentendo, sì. Un altro giro completo di opinioni, però anche per i tempi umani da trattenere per il pubblico e per chi è a casa, direi che si può continuare, come dicevamo, poi in un momento più conviviale per l'aperitivo, che ha avuto la fortuna di essere qui con noi, e direi che possiamo, per concludere, quindi sull'aspetto divulgativo ed educativo non potrei essere più d'accordo, e torno a una parola che è stata usata nel primo intervento, cioè la cibernetica. Cioè è la scienza del controllo. Kubernetes, i governatori, sono i timonieri. Quindi l'idea è che dobbiamo utilizzare questa scienza del controllo per indirizzare e guidare questa che è una nuova frontiera sulla quale ci stiamo muovendo in tantissimi ambiti. Su questa idea e su questa diciamo, prospettiva di governo, di pilotare questa nuova prospettiva, io direi che possiamo concludere. Ringrazio tantissimo gli speaker e le speaker, quindi vi chiedo di ringraziarli anche a voi, è stato veramente un insieme di interventi molto molto interessanti. Ringrazio ovviamente gli organizzatori, Cineca e Sineglossa, che partecipano ai progetti europei EU, European Digital Deal e Starts. Io devo leggerli perché purtroppo il pesce rosso che vive nella mia testa ogni tanto dimentica le cose, e ringrazio tutti voi che siete stati con noi oggi e qui in presenza
e a casa. Ricordo che questo è stato un momento di avvicinamento alla Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, quindi cercate altri interventi, cercate altre occasioni per, diciamo, partecipare a questa condivisione di comunità. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io vi ringrazio ancora, buona serata.